Buongiorno e benvenuti a tutti a Cagliari, una splendida cornice sul centro culturale, la vetrina di Pili. È un onore per me, San Felix, darvi il benvenuto in questa prima edizione del mondo in Sardegna, l'Expo. Che sappiamo bene è una esposizione internazionale dedicata al dialogo interculturale, alla coesione sociale, ma anche alla consapevolezza, all'impegno, al protagonismo delle comunità della diaspora presenti in Italia. Prima di tutto vogliamo farci aiutare dalla musica, perché siamo in un contesto sardo e quindi ascolteremo la musica sarda dall'artista Federica Olla, che è una cantatrice sarda che collabora con molti circoli sardi esteri e promuove la cultura e la tradizione dell'isola attraverso la musica. E seguirà una rappresentazione quasi teatrale che ci verrà fatto da questa associazione sardo che sarà poi presentato da Paola Cocco una volta che la musica prenderà quindi l'artista Paolo, ecco qua, Federica. Facciamo un applauso a Federica. E aspettiamo, perché noi siamo abituati, come in Africa, noi siamo africani e gli africani sono quelli che quando ti dicono l'appuntamento è alle 10, tranquille, quando ti dice è alle 10 sì, arriverà a mezzogiorno, alle 2, con calma, con i tempi di là. Per cui stiamo aspettando ancora alcuni che dovrebbero arrivare, il sindaco che doveva arrivare sperando che avrà dato la disponibilità che sarebbe stato con noi e non è ancora arrivato. Non è africano? No, ma noi siamo in Africa qua, no. Quindi aspettiamo che arriverà il sindaco, se non arriva il sindaco introdurremo direttamente poi con la signora, con il questore e poi tutte le altre attività. Sì, prova, sì. Allora, buongiorno a tutti, grazie per questo bellissimo invito. Per me è un onore essere in questa nazione a rappresentare quelle che sono le tradizioni della mia nata isola. È un'occasione per stare insieme indiscutibile anche per me. Desidero comporre brano alla chitarra
mi scuso se l'audio non è migliore, purtroppo non è stato possibile prepararsi a livello tecnico come audio, quindi sarò scusa. Considero persino che il grande di Natale Pau questa è la piramide romana, questa è una dolce paragona al seno del bambino alla bellezza di non ti spiegare, basta ancora sera, tu me disnova su, e la tua non ti spiegare. Io tu mi sei stata, non capire ti meriti d'amore, io non mi muoio. Io non riposa nel suo pulsatire, quando di sfida mi travelate rosa, io non riposa. Grazie, non so se sentite bene, sono un po' bassi, forse anche con la chitarra, ma questo è un brano che mi ho avuto il piacere di musicare, tratto dalla poesia di Giovanni Spadafano, un poeta di Villacino, si intitola Ligori, racconta di una passeggiata di due innamorati che fanno il terrore della vita. Mi sei accanto, mi va così, come ti incontras notti, una luce dell'ombra, pari di bessare.
inasagere, Albo zavetigue unubasu, quando no brinquedo a passear, tirando nell'erco, andando da istacco. Besando, besando, la 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 la. Amém, saludo de graça, saludo, desespero por escuro, Passos ao ouvir, vida suspira, eterno escuro. In suo lugar invaderto, aiucilato, sono nel posto. Con te, in un viso che non finì mai, in un viso che non finì mai. Cantami se si canta, vedere dessi, comenti in quando snetti ste lugori, che in una luce di ombra pare che dessa terra, fino a suo giro, a dose avetti che uno passo, a passillesi ronza, con allergia. La 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 Grazie. Questa canzone invece di Anna Maria Pugioni, del duo Pugioni, e si intitola Letto e Linna. Ed è un brano che è stato scritto per la gioventù, per metterli in guardia ai pericoli che ci sono nel mondo, per ricordarle che la famiglia è un bene prezioso e solo lì ci possiamo sentire al sicuro e al riparo dai pericoli che troviamo fuori nel mondo. Cos'è questa notte rimane sotto mare con sanelate brata e vedindo sotto calù con sanelate brata e vedindo sotto calù. Giovane tesi, state attentos, che su lui è troppo male, Savarina che ci rende, e scusa, prova che spone, Savarina che ci rende, e scusa,
Devi sparare. Nelle tue mani, addio Jesus, addio allegria. Forza mia innocente, disgustata troppo cara, cosa nella pedrata, un sanante la spagata cosa notte, un sangue della bianca. Tanavadura bianco, cioccolate delicare, e a tutta la speranza, adesso rinizio mia, e a tutta la speranza, non mi prende vita mia. Vita mia, vita mia. Ho scelto Belenina Malla in apertura perché rappresentano insieme ai canti, insomma, i canti sacri e ha puntuato la nostra isola. Grazie ancora. Quando segno che devo chiudere. Avevo l'udito, avevo. Grazie Federica Ola per questa dolce e meravigliosa voce e questo momento che ci ha regalato. Adesso do la parola a Paola Cocco che ci presenta adesso. Ok, la signora deve. Ok, perfetto. Allora, adesso noi rappresentiamo la lavorazione del grano ai tempi antichi, molto antichi. Allora, Andrea c'ha la spiga che ha passato a Luigi, che Luigi con su malo si pestava, si pestava così, ecco, per toglierlo dalla pullula. Dopo fatto questo c'è la spagliatura, che di solito si aspettava il vento, queste cose si facevano, quindi si metteva tutto nella piazzetta che c'era prima e si spagliava con delle pale, si mandava in alto e con il vento mandava via tutta la paglia e restava il grano. Restava proprio il grano che passa poi alla lavorazione del grano, che è la farina, che si faceva pietra su pietra. Quindi Fausto sta pestando, che dopo che è pestato bene bene c'è la farina, poi magari si deve togliere la crusca, la sema, al 100% farina. Questa è la lavorazione degli antichi che facevano tutto questo lavoro per ottenere la farina, per fare il pane e tutte le cose che si possono fare con la nostra associazione che rappresenta mestieri antichi, e noi rappresentiamo anche questo, oltre tutto l'altro. Grazie mille.
Buongiorno a tutti. Io sono una rappresentante di questa piccola parte della nostra associazione e voglio dirvi due parole sul nostro gruppo. Nell'anno 2008 a San Giovanni Suergiu si è costituito il gruppo denominato Ismasaios Suerginus. La sua fondatrice, la signora Anna Simbula Marras, che ha descritto il lavoro degli uomini, con volontà e caparbietà ha guidato questa associazione sociale e culturale, rivestendo il ruolo di presidente e riuscendo nel tempo anche a far nascere all'interno un gruppo di teatro amatoriale sardo e di canto polifonico. Attualmente il presidente è il signor Sandro Sogiu, assente per motivi di famiglia. Ad oggi siamo circa 60 iscritti fra donne, uomini e giovani e Andrea rappresenta la nuova generazione che speriamo vada avanti. Indossiamo un costume giornaliero, un costume giornaliero o elegante, ricostruito secondo la tradizione sarda locale, affidandoci alle diverse testimonianze e documentazioni fotografiche dell'epoca, fine 1800-1920. Sfiliamo nelle processioni religiose e partecipiamo alle sagre paesane e a manifestazioni similari, quali la rassegna dei gruppi folk della Sardegna, per rappresentare i nostri costumi e gli antichi mestieri, molti dei quali ormai in disuso. Gli uomini, Ismasaios, ripropongono su Viletu de Bramma, su Garrittedu, su Scarrai, l'arte della cestineria, le scope e l'impagliatura delle sedie. Le donne, Ismasaias, lavorano e impastano la semola di grano duro per produrre maloredus, fregola, iscocolitus pintaus, savipiagun sou, ed anche altri formati di pasta fresca, caratteristici di altre zone della Sardegna, quali i lorighitas di Morgongioi, i culurgiones dell'Ogliastra e della Barbagia di Seulo, ed anche i macarrones de Busa, sempre dell'area del Nuorese. Riproponiamo anche dolci di mandorla e non, quali raviolini fritti, guefo, pirichitus, bianchini, vamaretti, pistoncos, peschette, cestini di mandorle. Oggi abbiamo anche il piacere di farvene degustare alcuni. Non male. Il nostro motto è l'arte di stare insieme con allegria. Lo scopo è quello di valorizzare e mantenere vive le nostre tradizioni, facendo emergere quanta ricchezza e quanta cultura racchiudono. Per tramandarli alla nuova generazione promuoviamo anche laboratori della pasta e dei mestieri nelle scolaresche, come avvenne nel 2002 quando, nell'ambito del progetto Convivium, un viaggio tra sapori e culture, propostoci dal dottor ingegner Felix Adandijan, spero di averlo pronunciato bene, furono coinvolti in quell'occasione gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e quelli delle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado, dell'Istituto Comprensivo di San Giovanni Suergiu. Nel periodo estivo la nostra partecipazione è richiesta anche da alcuni ristoranti e resort del territorio per offrire ai turisti incuriositi l'immagine antica delle massaie e dei massai intenti nel loro lavoro. In queste occasioni, come nelle sagre, il pubblico sia dei locali che dei turisti si avvicina a noi perché è affascinato dalle lavorazioni tipiche sarde. Si cimenta nella riproduzione della pasta e nel contempo con orgoglio ci propone la loro tradizione, facendo così scaturire un interessante interscambio culturale. Per chi ama le tradizioni troverà in noi sicuramente delle persone disponibili a tramandarle. Vi ringraziamo per averci invitato a questa significativa manifestazione che promuove, come è stato detto anche all'ingresso di questa giornata, l'inclusione sociale, il dialogo interculturale e la cooperazione, obiettivi che la nostra associazione condivide. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei signora Paola Cocco e insieme con lei tutta l'associazione. Grazie infinite di essere state con noi e in mezzo a noi. Oggi e in questi giorni
questo spazio storicamente luogo di lavoro, luogo di trasformazione, diventa un centro nevralgico di incontro tra la Sardegna e il mondo. Adesso, per comprendere quindi in pieno il senso di tutto questo processo, vorrei invitare qui sul palco il vicepresidente Enrico Di Sardo per il saluto di benvenuto. Il dottor Felix, faremo un applauso per accoglierlo. Ecco. Sicuramente tutto emozionato, vero? Buongiorno a tutti, soprattutto grazie per la pazienza. Purtroppo non siamo in Africa, però come ho sentito dire qui, tutti paese è paese. Quindi ci ritroviamo qui con più di 70 relatori, però siamo pochi per il momento, ma pochi ma buoni. Grazie. A casa mia si dice la donna prima di tutto. Vogliamo o non vogliamo, è così. Anche Gesù aveva una mamma, per chi crede in Dio. Siamo salvati grazie a questa mamma. Ecco perché stamattina abbiamo voluto iniziare con le belle donne. Le belle donne? Belle donne di dove? Della Sardegna. Siamo in Sardegna. E chi meglio di loro potevano rappresentare questi momenti particolari, importanti. Non c'è più. Grazie alle mie belle mamme, alle mie belle sorelle, alle mie belle mogli. Sì, una in alcuni paesi, 1000 in altri e così via. Allora non vorrei dilungarmi troppo, abbiamo già perso abbastanza tempo, ci sono qui le autorità che hanno altri impegni, tutti non sono ancora arrivati, magari arriveranno. Visto che sono 3 giorni, quindi avremo l'occasione di vedere tutti. Molti saranno in remoto perché come prima esperienza, sapete, queste cose hanno un costo. Molti saranno in remoto. Qualcuno verrà questo pomeriggio e quindi ci sarà l'occasione di incontrare tutti questi. Abbiamo l'occasione qui. E per la Sardegna abbiamo il nostro questore che è presente, vi prego di salutarla molto bene. Abbiamo il rappresentante dell'assessorato al lavoro, sapete che le diaspore dipendono di questo assessorato, l'assessore aveva promesso di venire, ma purtroppo lo sapete meglio di me, ci sono sempre dei impegni che arrivano all'ultimo momento e quindi comunque ha voluto farsi rappresentare e la ringrazio molto. Abbiamo qui il nostro fratello dottore Ignazio Boi, vi prego di salutare. Poi abbiamo delle rappresentanti diplomatici qui, abbiamo il rappresentante, il primo consigliere dell'ambasciata del Bangladesh, che è Tariq, che è presente qui. Abbiamo il rappresentante delle università di ciò che chiamiamo qui in Sardegna il continente, abbiamo il professore avvocato Paolo Iafrate, e siamo a Cagliari e si parla di comune, e qui città metropolitana, abbiamo la rappresentante dell'ANCI Sardegna, la direttrice generale Daniela
ci sia. Dove è finita? Non la vedo. C'è. Ah, ok. Poi, per stare qui, ci serve la salute. Abbiamo una rappresentante importante della salute che doveva essere già sull'aereo, ma ha scelto di fermarsi un attimo qui, la dottoressa Vacca, che è tra di noi. Vi prego di salutare. E parlando dei comuni, abbiamo un comune molto importante per me in Sardegna, che è il comune di Olbia. Il comune di Olbia, per chi sa un po' la storia, sembra un po' contraddittorio, perché Olbia in realtà è proprio il punto del turismo, dove tutti i grandi capitalisti arrivano. Stranamente, proprio lì che gli immigrati sono accolti braccia aperti, sono veramente bravissimi, e il sindaco ha mandato uno dei suoi rappresentanti di un grande progetto che stanno portando avanti, che è la dottoressa Giuseppina, che vi prego di salutare. E non è arrivata da sola, è arrivata con tutte le associazioni di Olbia. Abbiamo Giovanna che rappresenta un sacco di associazioni di Olbia e qui, e poi ci sono tutte le altre associazioni. Ovviamente l'associazione che sta organizzando questo evento è il coordinamento delle diaspore, e io, come ho l'abitudine di dire, non sono nessuno, sono solo il rappresentante, sono i vice, come lo dicono, il vice coordinatore. La presidente è qui, la presidente è Elisabeth Rocca, che dopo farà il saluto di benvenuto. Però permettetemi di dire due parole veloci per mettervi un po' nel quadro di questo incontro. Stavo dimenticando una figura importante. Abbiamo l'arcivescovo che doveva arrivare, che non è arrivato, però abbiamo diversi rappresentanti della Chiesa. Qui chi vi stava introducendo le cose, che stava moderando tutto, è un prete, Don Felix. E non è solo, c'è anche un altro molto importante, sempre di questa diocesi, che è Don Elenio, che è dietro, che fa molte cose qui a Cagliari, che mi ha conquistato. Senza essere del suo quartiere, mi sono ritrovato a essere uno dei suoi fedeli. Allora, noi cosa abbiamo voluto fare qui? Non vogliamo inventare niente, vogliamo solo partire da alcuni presupposti semplici della vita quotidiana. Gli uomini, per stare insieme, si devono conoscere. Non c'è da dire, conosco Felix, se non incontro Felix, è possibile. Quando incontro Felix, non è Felix che ho visto sul video, no, perché una volta che l'incontro è totalmente un'altra cosa. E allora abbiamo pensato che ci dobbiamo incontrare, ma una volta che ci incontriamo ci dobbiamo confrontare. Confrontare perché? Perché è dal confronto che nascono delle proposte, che nascono delle idee che ci permettono di dire: possiamo stare insieme o non possiamo stare insieme. E quando si arriva a questo, si definiscono dei strumenti per andare avanti. E allora,
questo evento vuole affrontare tutti questi aspetti collegati a questi confronti, quindi ci saranno delle conferenze, già subito dopo questo ci sarà una piccola pausa dove cercheremo, siamo nel caldo, anche se non siamo in Africa come si dice, c'è il caldo che fa bene, che ci dà un po' più di vitamina D, quindi soffrite un po' di questo caldo, e quindi subito dopo la pausa caffè ci sarà una prima conferenza sull'Europa, quindi ci saranno grandi relatori che vedremo tra poco. Allora, abbiamo scelto di avere quasi tutti i relatori in remoto, altrimenti in questa sala non potevamo stare, quindi avremo tutti in remoto. E dopo le conferenze abbiamo pensato che ci dovrebbe essere un altro momento che chiamiamo momento di talk. Talk perché? Perché sono quei momenti dove ciascuno si svuota, racconta tutto il suo percorso, come è arrivato qui, perché fa questo, perché fa quell'altro. E dal confronto, come lo dicevamo prima, si riesce a trovare un filo conduttore. Quindi ci sarà questo momento forte di talk dove la gente si esprimeranno molto direttamente. Poi ci saranno dei momenti che abbiamo riservato agli operatori economici che arriveranno da questo pomeriggio, dove operatori economici dei paesi d'origine con operatori economici di qui si confronteranno per vedere cosa possono fare insieme. Dicevamo che è insieme che si riesce a portare avanti le cose. Quindi ci saranno questi momenti di networking e ovviamente, parlando di culture, ci sono artigiani, ci sono oggetti che sono particolari. Mi vedete vestito qui? Sono vestito da un artigiano del mio paese. Qui non è fatto niente in industria, è tutto fatto a mano. E ho scoperto che anche qui in Sardegna ci sono bravi tessitrici. La prossima settimana ci sarà un grande salone di tutti gli artigiani della Sardegna, qui a Selagius. E allora abbiamo voluto che ci fosse anche un momento di incontro tra artigiani. E ci saranno le mostre per far vedere, siccome non si può far vedere tutti gli oggetti o far venire tutti gli artigiani, faremo vedere tramite video e foto alcuni aspetti di questo artigianato. Poi ci saranno momenti che chiamiamo momenti di degustazione, che non sono degustazione, ma un modo di conoscere ciò che ciascuno mangia. Non sarà, oggi per esempio, ci sarà solo cose dell'Europa e dell'Asia, quindi tra poco per il caffè sarà caffè legato all'Europa e all'Asia, e a pranzo ci sarà un buffet asiatico e europeo. E dopo questo pranzo ci sarà un altro momento di conferenza per l'Asia, quindi i diversi rappresentanti dell'Asia si incontreranno per raccontare un po' delle tematiche specifiche all'Asia. E domani ci sarà l'Africa e l'America, domenica l'Oceania, con le conclusioni. Vogliamo uscire da qui, non per, come abbiamo l'abitudine di fare, si incontrano, si raccontano le cose e poi finiscono lì. No, vogliamo uscire da qui con un documento che abbiamo chiamato il Patto di Cagliari. Prima di partire da qui, già da stamattina, sia la direttrice dell'ANCI ci informerà di ciò che vogliono portare avanti con il coordinamento delle diaspore, la rappresentante del progetto CTS di Olbia ci informerà di ciò che vogliono portare avanti con il coordinamento delle diaspore. Quindi vogliamo uscire qui con un documento pragmatico che definisce le grandi linee di collaborazione che vogliamo instaurare con le istituzioni.
e dobbiamo progressivamente far firmare tutte le istituzioni che vogliono collaborare con noi. Questo è, non è che si racconta, e poi dobbiamo definire insieme le cose da portare avanti. Si parla di cooperazione decentrata e poi cooperazione decentrata, vi posso dire che hanno votato una legge dal 2014, nel 2026 siamo ancora con le pratiche prima del 2000 e quindi ci sono tante cose da fare e lì se non creiamo, vogliamo essere pionieri di questi momenti, come siamo stati pionieri del coordinamento delle diaspore, grazie al nostro presidente Elisabeth, quindi cercheremo di creare questo patto e piano piano questo lo portiamo in tutte le regioni dell'Italia e perché no in tutta Europa. Grazie. Grazie al vicepresidente Felix per aver tracciato la ruota di questa manifestazione. Hai parlato di collaborazione, hai parlato di conoscenza, e quindi una collaborazione, una conoscenza innanzitutto che porta al confronto, e il confronto produce di per sé quindi coesione sociale, una coesione sociale che si fonda su due pilastri. Da un lato c'è l'inclusione e dall'altro lato c'è la legalità. Per questo vorrei chiamare sul palco, ecco, il prefetto il questore di Sassari e il questore di Cagliari, scusate, ecco, la dottoressa Rossana Laveras. Ok. Grazie. Mi metto qua, va bene? Sì. Grazie. Allora, innanzitutto un saluto veramente particolare perché ci ho tenuto molto a essere qui adesso, ho spostato anche un paio di appuntamenti perché lo dovevo ai miei 12 anni in cui ho diretto l'ufficio immigrazione di Torino. Sono stati 12 anni bellissimi, in cui mi hanno prosciugato da un lato, ma dato tantissimo dall'altro. Appena ho assunto la direzione dell'allora ufficio immigrazione di Torino, mi sono resa conto della catastrofe in cui versava, diciamo, l'ufficio, perché era un periodo molto delicato, le domande erano tantissime, le sanatorie si susseguivano, il personale era poco, quindi mi sento di dire che da quel momento fino ad oggi molto è stato fatto, molto, abbastanza resta ancora da fare. Noi siamo stati i primi in Italia che con l'ufficio progetti speciali della Vodafone ha introdotto la prenotazione per il rinnovo del permesso di soggiorno via SMS e mi ricordo ancora la faccia del questore quando sono andata all'epoca giovane funzionaria della questura a dire: ma signor questore, secondo me non ha senso, non è giusto, non è possibile che un paese civile abbia delle code infinite che partano la sera precedente, per non dire il pomeriggio, e arrivino fino alla mattina. Dobbiamo necessariamente fare qualcosa. E l'ufficio progetti speciali della Vodafone ha accolto un po' questa mia richiesta di aiuto e abbiamo iniziato questo progetto. All'inizio erano tutti abbastanza scettici, tant'è che l'abbiamo sperimentato alla Questura di Torino, parlo degli anni, sono andata via nel 2016, quindi parliamo degli anni 2005, 2006, 2004, quindi parliamo veramente quasi più di 20 anni fa. E questo progetto ha avuto un successo infinito. Da lì siamo partiti con uno sportello nuovo, suddiviso per attività, con una apertura dalle 9 del mattino alle 18 tutti i giorni, perché ho detto se l'esigenza è quella non ci possiamo permettere di avere uno sportello che lavora, non dico part time perché part time no, però può lavorare di più. Quindi abbiamo contrattato con i sindacati un'apertura straordinaria per l'epoca, che adesso è diventata ordinaria, che prevedeva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato mattina per tutte quelle persone che lavorando non avevano la possibilità di venire durante la settimana. Abbiamo creato dei percorsi speciali per i bambini che venivano a seguito del progetto Chernobyl, che quindi avevano bisogno di attenzioni particolari, perché bambini malati che facevano la chemioterapia, quindi non era ovviamente possibile metterli in quel calderone, perché l'ufficio immigrazione di Torino gestisce un pubblico medio
giornaliero che va dalle 500 alle 600 unità. Questo è bene insomma saperlo. Quindi abbiamo dato un po', come posso dire, mi sono sentita un po' responsabile di questa situazione che non mi piaceva e che ho provato quindi a insomma cambiare. Siamo stati tutti nella nostra storia emigrati, abbiamo tutti provato la difficoltà di confrontarci con un paese che non conoscevamo così bene, che alcune volte ci ha accolto a braccia aperte, e sono felice perché l'Italia ha questa vocazione, l'ha sempre avuta ed è una cosa che mi riempie di orgoglio, però è inutile nasconderci le difficoltà di lasciare quello che fino a quel momento è stato il tuo paese per decidere, per necessità molto spesso, poche volte per scelta, di riniziare la vita in un altro paese. Quindi io mi sono fatta un po' carico di tutte queste problematiche. Ho chiesto al questore 2 funzionari che collaborassero con me, con cui siamo rimasti in ottimissimi rapporti, che condividevano un po' la mia visione di queste cose, e nel giro di 1 anno e mezzo abbiamo dimezzato i tempi di rilascio del permesso di soggiorno, e nel giro di 2 anni e mezzo siamo arrivati ad una 15-20 di giorni per chiudere tutta la procedura. Questo per dire che cosa? Questo per dire che le cose si possono migliorare. E io oserei dire si devono migliorare, però bisogna metterci qualcosa in più. Se io mi fossi seduta lì, su quella sedia, e avessi, come posso dire, gestito le cose per come erano, probabilmente tutto quello che è stato fatto non ci sarebbe stato. Quindi io credo che l'immigrazione è l'unica sfida importantissima che non ci possiamo permettere di perdere, ma non ce la possiamo permettere noi, non ve lo potete permettere voi, quindi questo è uno dei pochi casi in cui i 2 interessi devono necessariamente convivere. Poi ci sono degli aspetti legati alla legalità, perché io sono il questore e quindi sono responsabile anche dell'aspetto sicurezza, ma non c'è legalità senza sicurezza, ma non c'è sicurezza senza legalità, quindi questi 2 concetti devono necessariamente essere coniugati. Quindi io vi faccio i miei migliori auguri, sono convinta che da questo seminario, da questo non so come volete chiamarlo, uscirà qualcosa di buono, perché il pragmatismo, lo avete già detto, deve essere un po' il punto finale di tutti questi incontri. Io sono ottimista, dico che tanto è stato fatto e tanto resta da fare, ma sono ottimista. Norberto Bobbio, che è il filosofo, scrittore, no? Ecco, diceva questo, diceva: tutti gli sciocchi sono ottimisti, non tutti gli ottimisti sono sciocchi. Io spero di ricadere nella seconda categoria, quindi io vi saluto e vi auguro veramente un buon lavoro per le cose buone che sono certa usciranno da questi 3 giorni. Grazie. Grazie a lei, grazie infinite. Ecco. Grazie al questore di Cagliari, non di Sassari, noi siamo sassaresi, quindi grazie infinite, grazie di cuore. Ecco, adesso Marco, nel senso, dobbiamo introdurre quelle che sono le istituzioni, le massime istituzioni della regione, quindi tu che giochi in casa, quindi Marco vieni, così magari, ecco, mi aiuti tu a raccogliere e a presentarci le massime cariche della regione, che devono essere il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale, che però magari in questi giorni ci raggiungeranno domenica, può darsi. Oggi non ci sono, però mi sa che c'è una buona rappresentanza. Sì, abbiamo una rappresentanza. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale non lo so, nel senso che conosciamo la loro agenda e quindi potrebbe essere che vi raggiungano oppure no. Però intanto abbiamo il rappresentante dell'assessore, dell'assessora Manca, il rappresentante Ignazio Boi, che quasi tutti voi conoscete, che non si offenderà se rubo un secondo per, insomma, mi piace anche a me, visto che l'occasione c'è, innanzitutto ringraziare Felix e Elisabeth e più in generale tutto l'associazione che ha organizzato questo evento,
che sì, ha detto Felix, c'è ancora poca gente, ma una parte che sta già crescendo di numero, ma ha sicuramente come dire, attirato l'attenzione e quindi da parte di tutti, e devo dire che insomma, anche come amministrazione regionale vi facciamo i complimenti, è una bellissima iniziativa, valida, perché avete messo a sistema le diverse cose. Attualmente in Sardegna si stanno facendo molte cose, molte iniziative, e quindi avere una o più giornate dedicate dove cercare di ragionare su quelli che sono gli obiettivi, su quelle che sono le finalità, su quelle che sono le strade da intraprendere, penso ne abbiamo sicuramente bisogno. Quindi da parte nostra, insomma, come amministrazione regionale, lascio la parola al dottor Ignazio Boi in rappresentanza dell'assessora Manca, e quindi insomma lo invito al suo intervento. Sì, io ai palchi sono poco abituato e quindi grazie, un saluto a tutte e tutti, in particolare grazie per l'invito a questo incontro, a questa, potrei dire, tessitura, perché leggo trame del mondo. Il nostro artigianato, quello dei tappeti, degli arazzi, ci insegna che senza trame e ordito le realizzazioni più belle non avvengono. Ecco, credo che questi 3 giorni rappresentino proprio questa volontà. Vi porto i saluti dell'assessore Desiree Manca, che sarebbe dovuta essere qui, poi chiamata a Sassari, questa volta sì, Sassari, per impegni sopraggiunti, ma siamo qui a Cagliari per ringraziarvi davvero per questa iniziativa. Come è stato detto, all'assessorato del lavoro ricadono anche le competenze relative all'immigrazione e alla immigrazione, a significare che non può esserci attenzione al mondo dell'immigrazione e dell'immigrazione senza un'attenzione forte ai temi dell'inclusione attraverso il lavoro. Sono rimasto molto suggestionato dall'inizio di questo incontro, intanto dai colori, che come vedete sono vari, grazie a Dio non in bianco e nero, dall'aver voluto aprire con una testimonianza efficace e significativa della nostra identità, della Sardegna, a significare questo desiderio di inclusione e di relazione continua, quindi della volontà di essere parte attiva di una società che include, che accoglie, e da questo punto di vista sottolineo e sposo le parole del Questore. E riprendendo proprio la testimonianza del Questore, credo che il verbo fondamentale per chi nelle amministrazioni ha la competenza dell'emigrazione e della immigrazione sia il verbo osare. Se non si osa, se non si ha la capacità di andare oltre, di guardare oltre, di rischiare anche a costo di subire degli attacchi, delle critiche, non si costruisce nulla. Credo che in questi anni abbiamo cercato di osare, abbiamo cercato di andare oltre, grazie anche alla competenza del dottor Secchi, richiamare allora per esempio la volontà di istituire la prima conferenza dell'immigrazione, non era mai stata fatta, ad Olbia, e grazie ancora per l'accoglienza e per la giornata significativa che abbiamo vissuto. Replicata poi per i giovani e tutto il mondo dell'immigrazione ad Alghero, con la prima conferenza, la convention dei giovani ad Alghero. La volontà di contribuire davvero a questo binomio inclusione e legalità, istituendo l'osservatorio contro lo sfruttamento lavorativo, grazie al contributo significativo e qualificato dell'università e dei tanti soggetti e dei tanti attori. Ma è anche cronaca di questi giorni, intanto l'approvazione del programma annuale dell'immigrazione, che dà una svolta, non interventi di carattere assistenzialistico, ma interventi per promuovere e contribuire alla costruzione di una società plurale, di una società policroma. L'attivazione di un tavolo chiamato G2 per le nuove generazioni di giovani nati in Sardegna o cresciuti in Sardegna da genitori provenienti da altri paesi, con la consapevolezza che
finché non ci si mette intorno a un tavolo, proprio in termini di convivialità. Don Tonino Bello amava definire la convivialità delle differenze, soltanto mettendosi intorno e condividendo si ha la possibilità davvero di sperimentare e di gustare anche qualcosa di buono. Credo che anche le immagini, oserei dire, profondamente evangeliche, no? Don Elenio, del grano, dei chicchi che compongono la spiga, della possibilità anche di operare sul grano perché il vento possa disperdere la pula che non serve a niente se non che a essere bruciata. Ecco, è un'operazione per chi poi condivide anche la fede cristiana, come alcuni di noi, ha un valore aggiunto, è un supplemento d'anima per costruire una comunità che crede nella diversità e che considera la diversità una ricchezza, un valore aggiunto, e per quanto sia difficile è sempre più importante che all'interno delle istituzioni si operi andando oltre, osando e rischiando per attivare percorsi che consentano ad ognuno di esprimersi e a ciascuno di esprimere il proprio protagonismo. E credo che questi 3 giorni siano la rappresentazione più bella di quanto è bello stare insieme e insieme si può. Grazie di cuore e buon lavoro a tutti. Grazie infinite. 2 parole: la condivisione delle differenze e la diversità come sempre valore aggiunto. Questo è proprio la cosa, possiamo dire, è il Vangelo, che dovrebbe essere il Vangelo dell'umanità, non perché è scritto da Cristo, ma perché ce l'ha dato, ce l'abbiamo nel cuore. Per cui grazie per queste 2 parole così importanti. E la cultura sappiamo che il lavoro necessitano assolutamente di 2 gambe, no? C'è il supporto economico, e ringraziamo veramente la Fondazione, la Regione per aver finanziato il progetto che stiamo vivendo, che vivremo in questi 3 giorni. Adesso chiamo sul palco il rappresentante dell'ACS, quindi abbiamo la dottoressa Daniela Sistia e il progetto CTS di Olbia seguirà, quindi con la dottoressa Giuseppina Biosa. Grazie. Dal palco. Bene, buongiorno a tutti, grazie per questa importante opportunità e incontro. Felix ha detto: noi abbiamo fatto un passo avanti perché andremo a sottoscrivere un accordo. E allora parliamo non solo dell'accordo, che è frutto non di un incontro, ma di una serie di incontri che si sono perpetuati nel tempo e negli anni. Come Associazione Nazionale dei Comuni della Sardegna abbiamo iniziato ad affrontare il tema dell'accoglienza dei migranti nel lontano 2009. Quando ci fu l'emergenza Nord Africa. E per il sistema dei comuni fu una grande novità, perché nessuno aveva gli strumenti legislativi e aveva gli strumenti amministrativi per gestire un numero importante di cittadini che si sono trovati di punto in bianco nella nostra regione. Non che sono arrivati perché hanno scelto, si sono trovati. E ricordo che allora con qualcuno che è qui presente, con cui abbiamo condiviso quelle giornate esperienziali, abbiamo potuto capire cosa avevamo bisogno di fare, ma non avevamo gli strumenti per fare. E ognuno di noi ha messo quello che aveva, quella capacità manuale, costante, vissuta sino a quel momento. Abbiamo cercato di accogliere, cercando di dare risposte come si accoglie una qualsiasi persona in casa propria. Ma quella non era una casa. Erano i capannoni della fiera campionaria della Sardegna.
dove come tutto c'erano delle eternity. Oggi abbiamo detto che abbiamo caldo, in quelle giornate veramente c'era il fuoco che rifletteva all'interno di quei capannoni. E una cosa che mi colpì pensando a quel ricordo è che tutte quelle persone comunque ci guardavano con speranza, con gli occhi sorridenti, perché comunque sentivano che c'era una mano tesa. Purtroppo la condivisione delle mani tese negli anni non è stata né costante né seguita da interventi strutturali e strutturati. E questo purtroppo è stato ribadito e detto anche dal questore che ci ha lasciato. Avevamo una macchina amministrativa e istituzionale a tutti i livelli. Io qui oggi ho l'onore di rappresentare il livello più di trincea, di prossimità, i comuni, ma a livello regionale, a livello del Ministero dell'Interno, non avevamo strumenti normativi per sapere cosa dovevamo fare, come lo dovevamo fare, chi lo doveva fare e quando si doveva fare. Ognuno cercava di fare del proprio meglio, ma quel proprio meglio era pensato sulla base delle sensazioni di chi doveva operare, non era proiettato sulla base del bisogno di chi doveva vivere quell'accoglienza. E quindi noi avevamo e abbiamo avuto per tanto tempo la presunzione di decidere cosa era giusto per gli altri. In questi anni gli incontri con Felix, con Marco Secchi, con Ignazio, con Giusi, che sono qui presenti, ci siamo più volte interrogati per riuscire a costruire una serie di progettualità e di programmi che sì affrontassero i temi dell'accoglienza, i temi dell'integrazione, i temi dell'inclusione, i temi dell'inserimento lavorativo, ma non avevamo mai pensato a cosa e come questi temi potessero essere percepiti dai cittadini che li dovevano vivere in prima persona. E oggi, dopo anni di esperienza, di dialogo e di confronto, ma anche grazie al fatto che, è proprio vero come ha detto il questore che ci ha anticipato, sono gli uomini e le donne che poi osano e fanno le cose, ci si è trovati costantemente ad incontrarsi le stesse donne e gli stessi uomini a discutere costantemente sugli stessi temi, siamo riusciti, come è stato detto, non solo a costruire delle linee di azione regionali con la conferenza, a definire con l'università quelle che sono le problematiche dell'inserimento lavorativo, ma anche a capire, parlando con i nostri sindaci e con gli operatori dei servizi sociali, quelli che sono i problemi del trovare casa o del non avere una casa in affitto, perché bisogna creare una cultura di accoglienza anche nei cittadini dei nostri quartieri. Oppure riuscire a capire che il bisogno dell'inserimento scolastico di un figlio, di un cittadino di paesi terzi o comunque che viene da un altro paese non è lo stesso del nostro cittadino, ma deve essere costruito in maniera personalizzata come progetto educativo. E a questo dobbiamo lavorare non con il bambino per sradicarlo dalla sua famiglia, ma dobbiamo avere la capacità di lavorare con la famiglia perché si senta accolta anche nel suo modello educativo. Tutte queste competenze sono purtroppo frammentate e sono purtroppo allocate a capo di diverse istituzioni. E con il dialogo che abbiamo negli anni costruito con il coordinamento, il Codisar, ma con tutte le associazioni che fanno parte del Codisar, abbiamo voluto costruire un minimo di 10 regole. Intanto
iniziare a far sì che le associazioni che sono dislocate nel nostro territorio regionale possano avere la capacità di dialogare e confrontarsi con gli enti locali che magari cercano di costruire i progetti, affinché quei progetti non possano essere subiti, ma possano essere condivisi nel merito e nel metodo. Si chiama coprogettazione. E coprogettare significa però non progettare punto, ma assumersi la responsabilità anche come cittadino che arriva, di poter dire e di poter investire di proprio. Ed è proprio per questo che abbiamo pensato di costruire un percorso che deve far incontrare i rappresentanti delle associazioni del Codisar con gli operatori dei comuni della Sardegna, attraverso un percorso di qualificata formazione sulla coprogettazione, che andremo a condividere con tutti i partner di progetto, fra cui la città di Olbia che è partner di progetto, ma soprattutto la Regione Sardegna e l'università e le istituzioni scolastiche e il sistema sanitario, affinché quel sistema di progettazione condivisa sia in linea con il sistema normativo procedurale degli enti locali. E ci siamo confrontati con Felix su due punti importanti che abbiamo voluto precisare. Non mettetevi e facciamo in modo che le associazioni lavorano per non mettersi nella condizione di dover dire abbiamo chiesto e non ci è stato dato. Ma mettiamoci nella condizione di dire sediamoci al tavolo, noi siamo disposti come associazioni a voler dare il nostro supporto affinché all'interno di ogni comune dove sono presenti cittadini di paesi terzi o cittadini di altri paesi si possa costruire insieme, andando a mediare e a mitigare quelle che sono le diversità di approccio culturale, amministrativo, ma anche di stigma pregiudiziale, che direttamente o indirettamente continua ad esserci in tutti noi. Dobbiamo avere la contezza che non tutti hanno avuto l'opportunità e la possibilità di fare quel cammino che oggi molti di noi che sono qui presenti hanno fatto, ma proprio perché sappiamo che non lo hanno fatto, dobbiamo metterli nelle condizioni di poter comprendere che l'accoglienza non si costruisce sulla base del proprio interesse personale, ma si deve costruire sul bisogno particolare di quella comunità. L'accordo vertirà questo, corrisponderà a tutte le associazioni che fanno capo al Codisar. Abbiamo condiviso un percorso itinerante sui 4 ambiti provinciali della Sardegna, a cui chiederemo alle associazioni di far iscrivere i propri associati affinché diventino sempre più qualificati e competenti per poter sedersi al tavolo delle amministrazioni locali e condividere processi veri di integrazione. Buon lavoro a tutti noi. Grazie infinite per questo splendido lavoro di tessitura di legame e di comunità che state portando avanti, e posso dire con Codisar anche grazie alla bravura e alla competenza della dottoressa Niva Iglesias e c'è qua, che riserviamo un applauso a lei, venga qua un attimo, perché ecco, se ci sono diciamo degli accordi che girano su Olbia, ok, e lei è una delle protagoniste a tessere questi legami, quindi se ha un saluto da rivolgere veloce, sì? Prego, prego. Vi accompagniamo con un applauso, nel senso. Un saluto veloce, grazie per... No, scusate, no,
trovato impreparata, nel senso che il mio intervento è previsto per domani, quando ci sarà appunto la giornata dedicata alle Americhe. Io sono cubana d'origine, quindi porterò un po' la mia testimonianza, quindi non... grazie comunque. Okay, grazie infinite. Ok, grazie Fe. Ok, adesso quindi chiamiamo Giuseppina, se puoi venire. Viosa, per quanto riguarda il progetto, come dicevamo poc'anzi, il progetto con i CITES di... CITES, sì. Buongiorno a tutti, grazie per questo graditissimo invito che mi è stato rivolto da Felix. Io prima di iniziare questo piccolissimo primo intervento, perché poi farò un intervento nella parte Forum Europa, voglio salutare tutti con un video, quindi chiedo ai tecnici di mandare questo video. Immagina una città dove tutte le persone si sentono a casa. Dove non importa da dove vieni, ma dove stai andando. Dove non serve nascondersi. Abbassare lo sguardo. Immagina una città dove l'accento non è un problema. Dove nessuno ride del tuo nome. Dove amare non è un rischio. Immagina una città dove anche la tua storia ha spazio. Questo bellissimo video introduce un progetto che è il progetto CITES, di cui la città di Olbia è partner insieme ad altre 4 città italiane, che sono Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Casalecchio di Reno, e le città di Leuven, Bruxelles e Strasburgo. Grazie al progetto CITES noi siamo riusciti a portare a casa non solo un bellissimo percorso che poi vedrete, quindi di scambio di buone pratiche, di conoscenza, ma abbiamo portato a casa 2 importanti obiettivi di questo progetto finanziato dalla Commissione europea sul bando diretto, bando CERF. E grazie al progetto CITES la città di Olbia ha, come dire, implementato ulteriormente il suo percorso nelle azioni di integrazione e di inclusione dei cittadini di paesi terzi, ma anche il suo percorso per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, perché il progetto CITES nasce soprattutto per questo ed è stato veramente un bellissimo percorso, la possibilità di poter raggiungere 2 obiettivi unici in Sardegna in questo momento, che sono lo sportello antidiscriminazioni istituzionale del Comune di Olbia e il primo piano antidiscriminazioni, che è stato appena approvato dalla nostra Commissione Servizi Sociali e a breve andrà in Consiglio. Quindi questi sono 2 importanti risultati che la città di Olbia ha raggiunto grazie ad un lavoro importante svolto con le altre città, ma anche con le associazioni che in coprogettazione gestiscono lo sportello. Oggi io vorrei anche dare un'altra importante notizia a Felix. Proprio stamattina la Giunta Comunale di Olbia ha approvato il protocollo d'intesa che noi come Comune di Olbia andremo a sottoscrivere con la Codisard. Questo permetterà al Comune di Olbia di collaborare con la Codisard, ma con tutto il suo importante bacino di associazioni, di esperienze, di risorse umane e esperienziali che entreranno a far parte del nostro cammino esperienziale. Quindi per noi è un grandissimo onore riuscire a presentare CITES, ma soprattutto riuscire a dare una continuità, un proseguo a questo progetto, sperimentandolo magari in altri territori e quindi portando nel nostro territorio una buona pratica a vantaggio di tutta la collettività. Quindi io per adesso vi ringrazio e poi ci vedremo nel secondo momento dove presenterò bene il progetto CITES. Grazie a tutti. Grazie. Qua presente in mezzo a noi abbiamo le autorità internazionali che sono qui presenti in mezzo a noi
per cui ecco, vogliamo invitare le autorità diplomatiche che sono qui presenti per ecco, il saluto, anche se sarà in inglese, ok, però un applauso così lo accogliamo con grande... Buongiorno a tutti, mi chiamo Pasha, sono un primo segretario dell'ambasciata del Bangladesh. Imparo l'italiano un po', purtroppo I cannot speak in Italian fluently. I'm sorry for that, but thank you. I please accept my sincere thanks and gratitude to all organizers who had made this beautiful event successful. Thank you all for coming here today. I represent a country which has a very large number of migrants all across the world, from the USA to Italy to London to South Africa to Brazil, in the Middle East. So we have someone in every country. And as a result, I would love to say that I can enjoy the delicacies of my country everywhere, all across the world. So I feel that migrants are a sort of economic agents which bring a win-win situation for everyone, for the communities that are holding them and also for them. I feel that the migrants, they bring a lot of new ideas, new skills, new management skills, new artistic ideas. They are like agents of connectivity. They will introduce a new culture to you, and they will immerse, they will learn new things from your community. So I feel that they are a source of bond between different communities. So I would keep my speech short. Thank you, everyone. Thank you. Thank you very much, between. Thank you. Ok. Dalle risorse sul territorio alla più grande risorsa, che è la risorsa della conoscenza e dello studio. E quindi qua darei la parola innanzitutto a chi ci ospita, che è il rettore dell'Università di Cagliari, che avrebbe potuto essere qui in mezzo a noi, ma è collegato, se possiamo già sentirla, in remoto, quindi farà il suo intervento in remoto. Dopodiché, ecco, ascolteremo. Non c'è ancora? Ok. Passiamo la parola quindi al rappresentante del rettore degli studi di Sassari, che è qua la dottoressa Silvia Serelli, e diamo un applauso per un saluto, che poi per lei è previsto anche un intervento durante la tavola rotonda che si farà poi successivamente. Sì, saluto tutti e ringrazio questo forum internazionale, perché darà forza anche al lavoro dell'Università di Sassari e di Cagliari, che sempre congiuntamente lavorano su questi temi da molti anni. Io sono Silvia Serrelli, appunto sono delegata per le migrazioni e per i corridoi universitari. E il mio rettore, no, questo lo mandiamo dopo, scusate, questo sì, perché sennò lo vediamo dopo. Ecco, io mi racconterò assieme a questo video, possiamo toglierlo? Ok. Racconterò questo principio. Per essere delegata sulle migrazioni, per me era importante una frase che i filosofi sottolineano: per progettare, coprogettare è importante progettarsi, e quindi vedrete in questo video, nel successivo intervento, come mi sono progettata come delegata, che lavoro abbiamo fatto all'Università di Sassari e che lavoro abbiamo fatto con Don Felix ormai da tanti anni. Quindi rimando i saluti del Rettore, che tanto sta investendo su questo tema grazie alle borse di studio. La Sardegna, devo dirvi, è sempre molto nota in Italia perché investe. Qui dobbiamo ringraziare la Regione Sardegna
perché ha sempre su questo tema, ma in particolare l'assessorato al lavoro, devo dire che è l'assessorato più attivo su questo tema e ci ha sempre dato un contributo e siamo riusciti a lavorare con voi, ad essere inclusi nello stesso tempo anche appunto sui vostri progetti. Ringrazio anche l'ANCI perché ci ha sempre come istituzione considerato, quindi do questo breve saluto anche da parte del Rettore, è dispiaciuto di non essere qua, io non gli ho detto che poteva collegarsi perché io ero qua e quindi ancora grazie. Grazie alla dottoressa Sereli. E per dare anche un po' una veste giuridica e scientifica a questo dibattito diamo il benvenuto all'avvocato e professore Paolo Lafrate, ecco, dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Buongiorno a tutte e a tutti, è un piacere essere qui. Sono emozionato perché Felix è stato anche un mio studente, quindi a maggior ragione insomma è ancora più bello essere qui, avendo anche origini sarde, quindi mi emoziona molto, sento questa terra molto vicino a me, insomma, nonostante viva nel continente. L'immigrazione noi la studiamo ormai da più di 20 anni come CREG, Centro Ricerche Economiche e Giuridiche Tor Vergata. Io sono proprio il coordinamento della parte strategica sui flussi migratori, me ne occupo. E proprio qualche giorno fa abbiamo parlato anche di rimpatri sul patto di immigrazione e asilo, proprio la Camera dei Deputati, dove mi hanno chiesto anche un parere su questo patto. Devo dire che purtroppo, come stiamo vedendo e stiamo assistendo a una situazione insomma un po' di restrizioni sui flussi migratori, ma ci auguriamo che questo incontro sia fruttuoso, avendo anche la possibilità di parlare con l'Università di Sassari, l'Università di Cagliari, ma anche altre università, per creare delle linee comuni al fine di creare una guida proprio per favorire degli ingressi regolari per corridoi umani lavorativi, io li chiamo così perché penso che questa sia la strada da fare. Noi siamo un popolo insomma, che abbiamo un'età media di 48 anni e quindi abbiamo bisogno di immigrazione, abbiamo bisogno anche di risorse umane lavorative, ma soprattutto abbiamo bisogno di acquisire e accrescere la nostra cultura, perché parlando con gli altri e con gli altri sicuramente è un arricchimento reciproco. Grazie. Grazie infinite. Adesso chiamo qua sul palco la Presidente di Codisardi per la dichiarazione di apertura ufficiale dell'evento. Quindi eravamo clandestini? Cioè, meno male che la questore è già andata e quindi... Buongiorno a tutti. Di qua? Ok. Ah, ecco perché non mi vedete, troppo scura. Non è colpa mia, mia mamma si è distratta e nel forno sono rimasta troppo tempo. Solo quello? Grazie a tutti per essere presenti qui stamattina, di venerdì mattina, giornata lavorativa. Ringraziamo per l'attenzione di essere qui presente con le diaspore e i migranti nell'apertura del Mondo in Sardegna IDEXPO. Quindi ufficialmente questa edizione è aperta. Grazie, brava, è aperto ufficialmente e anche noi ringraziandoci per l'ascolto, ringraziandoci e ringraziandovi per la pazienza, per tutto quello che ci siamo detti adesso. Penso che sia anche ora, ed è ora, di andare a prendere una boccata d'aria. Che ne dite? Oh, ci sta, vero? Oh. Quindi adesso c'è giù previsto, predisposto per poter fare un break tè, ok? Poi siamo in giro, poi vi comunicheremo, ecco, la riapertura tra una mezz'oretta.
Non la sento, deve attivare l'audio. Proviamo a andare avanti con il programma. Come previsto nella scaletta che avete tutti quanti, adesso inizia il Forum Europa e come abbiamo alcune persone che hanno degli impegni, hanno dei voli che devono partire a breve, permettete che disturbiamo un po' questo programma e facciamo partire quelli che hanno questi impegni. Quindi inizierò con la dottoressa per presentarvi le belle iniziative che sta promuovendo qui in Sardegna. Grazie. Però cominciamo a salutarla con un applauso. Grazie a tutti. Mi scuso, ma veramente abbiamo la riunione nazionale qui a Bologna e quindi devo prendere un volo fra poco. Dunque io innanzitutto mi presento, sono un medico, ematologo e trapiantologo. Qui rappresento l'ADMO, l'Associazione Donatori di Midollo Osseo. Rappresento la Sardegna, ma siamo una rete che è presente in tutta Italia, ma che collabora con i registri nazionali e internazionali, che sono una delle poche realtà internazionali presenti in tutto il mondo, collegati in rete, quindi con superamento di barriere degli stati, religioni, politiche, guerre. I trapianti non si sono mai fermati, perché di questo parliamo. Parliamo di una solidarietà internazionale, perché la donazione dei volontari è anonima, volontaria e gratuita, quindi niente di più generoso al mondo, nel senso che tu doni per una persona che neanche conosci. E perché è importante fare un progetto con queste comunità straniere presenti? Perché mentre in Italia il problema di trovare donatori è dovuto al fatto che stiamo arrivando a generazioni di figli unici, quindi non ci sono donatori in famiglia a sufficienza, tant'è che più di metà dei trapianti vengono fatti da donatori che non sono familiari ma volontari iscritti nei registri. Per le comunità straniere il problema è ancora più complesso, perché queste comunità straniere al loro paese d'origine non hanno registri. Pensiamo che al mondo ci sono 45 milioni di donatori e in tutta l'Africa, intesa come continente, ci sono solamente 900.000 iscritti, quasi tutti o nel Sudafrica oppure nel Nord Africa. Quindi bisogna incentivare l'iscrizione dei donatori sani che siano presenti nelle nostre comunità, perché è capitato anche recentemente che c'è stato un appello per un bambino senegalese che aveva una leucemia, doveva essere trapiantato ma non si trovava il donatore perché nella sua comunità c'erano poche persone compatibili, perché la sua popolazione ha delle caratteristiche genetiche diverse. Quindi bisogna incentivare l'iscrizione di queste popolazioni presenti in Italia, e questa cosa è talmente importante a livello nazionale che mentre per gli italiani la possibilità di iscriversi dai 18 ai 35 anni, anche se si rimane iscritti sino a 55 anni, questa regola non è valida per le comunità straniere, proprio per far sì che questo favorisca l'iscrizione. Quindi un invito a tutti quelli che insomma fanno parte di queste comunità a contattarmi. Felix sa quali sono i miei recapiti, e per chiunque volesse avere informazioni io sono assolutamente disponibile insomma, a dare tutta la collaborazione possibile. Grazie, buona giornata e buon lavoro. E dopo la dottoressa Vacca, adesso iniziamo la fase concreta,
originale, perché avremo le persone d'ora in avanti in remoto. Lo vedremo dal video e ci offriranno loro apprensione della situazione. Quindi vorrei invitare il professore Luigi Di Santo a fare il suo intervento e li ringrazio soprattutto perché sapete siamo praticamente a un periodo delle lauree e sono tutti impegnati con tutto questo caldo e malgrado quello si sono resi disponibili per venire a stare insieme a noi. Quindi grazie professore, a voi la parola. Salve, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Bene, grazie. Allora, grazie a tutti, ringrazio gli organizzatori, ringrazio Paolo Iafrate per l'invito, veramente è una bellissima iniziativa, importante, mi spiace davvero non essere lì con voi anche per le ragioni che venivano prima indicate. E il mio intervento verte sui diritti sociali dell'Europa e chiaramente con i tempi previsti alcune suggestioni cercherò di darle e comincio subito nel dire che probabilmente la prima domanda che dobbiamo porci in qualche modo è capire perché ancora oggi dobbiamo riflettere sullo Stato, sulla nazione, sul popolo, sulla comunità come un secolo fa sostanzialmente. Potremmo dire che l'Europa ha ancora un cielo chiuso fondamentalmente, dovremmo trovare il modo di capire perché. Un'altra domanda dalla quale voglio partire, sempre per quanto concerne il rapporto tra Europa e diritti sociali, sicuramente è questa: se un demos, un popolo europeo è ancora impensabile come pare che sia. Allora, anche perché, come voi sapete meglio di me, il dibattito è ancora incentrato intorno ai flussi migratori, è ancora incentrato intorno al rapporto tra ricchezza e sicurezza. Quindi da questo punto di vista io ritengo che forse sarebbe il caso di porsi un'altra domanda, cioè capire il livello di qualità delle strutture di governance europea sul piano delle regole democratiche di partecipazione. In sostanza, e questo è già accaduto da qualche anno, direi da qualche decennio, c'è una grande fuga dal concetto di Europa, una grande fuga dal concetto di Europa e questo si vede in una serie di passaggi a partire dal secondo dopoguerra. Eppure io dico in maniera molto breve chi eravamo. In effetti anche voglio dire l'Italia è sempre stata protagonista, diciamo, di una visione dell'Europa comunitaria, dal manifesto di Ventotene che sembrava attraverso l'opera di grandi politici visionari come De Gasperi, Schuman e Adenauer che in qualche modo ci fossimo immunizzati, diciamo così, dal virus nazionalista. E in realtà la questione invece, come sappiamo, in questi anni si pone ancora forte, anche per una serie di questioni legate, diciamo, a una visione ancora economicistica della comunità, eppure molti passi erano stati fatti, penso alle politiche di Jacques Delors sul terzo settore, le politiche dopo il crollo del muro di Berlino, insomma era in asse fondamentalmente quella riflessione importante sulla volontà dei popoli europei. Oggi, soprattutto dopo la fase post-globale, l'Europa, come dire, soffre ancora oggi di integralismo di mercato, dove effettivamente nonostante la pandemia che ci ha imposto di riflettere sul dato sociale, nonostante questo ancora oggi possiamo dire che siamo dentro quei canoni di grande finanziarizzazione dell'economia di natura concentrativa, dove spesso si dimentica invece l'altra faccia della medaglia, che è il lato distributivo. E allora qual è stata la risposta politica rispetto a questo quadro?
le politiche hanno perso di credibilità, nasce il populismo, i fenomeni migratori sono ancora al centro, diciamo così, di una polemica spesso sterile che interessa tutte le parti, diciamo così, della politica europea, tutto diventa neutro e sembra difficile dare una risposta in questo senso. E noi dobbiamo invece tornare alle risposte, alle vecchie questioni. Diceva un grande giurista del Novecento, che era Althusser, forse sarebbe il caso di ripensare le comunità delle regioni. Abbiamo parlato negli ultimi anni di regionalismo differenziato, anche se probabilmente forse più presente nel dibattito nazionale, però è evidente che la dimensione localistica acquisisce un senso più aperto, ora più che mai, lo diceva un grande studioso della democrazia come Robert Dahl, che pensava fondamentalmente che la dimensione locale si ponesse come condizione della democrazia stessa. E quindi l'assunzione, secondo me, definitiva porre in essere un carattere quantitativo nella misura in cui sia capace questo carattere di legare la capacità di autonomia, diciamo così, rispetto all'acquisizione dei diritti, in particolar modo dei diritti sociali, e qui arriviamo al punto un po' del mio intervento. Più che di differenza, oggi forse si dovrebbe parlare da un punto di vista politologico di diversità. È quella affermazione che faceva un grande filosofo francese ed europeista, Jacques Maritain, il quale diceva: i diritti sociali, cito, costituiscono una trama di valore che per il contenuto assiologico vero e proprio è superiore allo Stato e ne vincola le funzioni, ponendosi come fondamento dei diritti costituzionali, eccetera, eccetera. Quindi qui si parla di pluralismo sociale, si parla di diritti sociali che hanno il compito di superare la vecchia questione dello Stato e di riconsiderare il dato comunitario dell'Europa. Qui per far capire quanto sia importante quella visione particolaristica della democrazia, della vera democrazia, che ha un solo compito, se parte dalla considerazione viva dei diritti sociali, di mettere insieme le incompletezze. Ogni popolo europeo porta con sé delle incompletezze e queste incompletezze sono la forza. È quella che Althusser, un grande pensatore del Seicento, diceva sovranità debole, ma non debole nella misura in cui appunto esprime una significanza di debolezza, ma debole nel senso di apertura, di partecipazione, che è quello che serve fondamentalmente. Una sovranità debole che oggi, nel tempo dell'intelligenza artificiale, potremmo definire sovranità reticolare, e quindi chiaramente credo che questo messaggio, che io chiaramente cito con grande velocità, di Althusser possa essere riconsiderato fondamentalmente. Oggi lo definiremmo forse giusto personalismo, ma in realtà potremmo anche, come dire, insomma, effettivamente porlo nella costituzione di una sovranità contro ogni forma di sovranismo che parta dalle persone e che recuperi quella frammentazione dei diritti sociali che oggi è viva, non chiaramente a caso, ma secondo me recuperare i contenuti dei diritti sociali fondamentalmente attraverso procedure eclettiche, tutto quello che vogliamo, partendo dalle risorse del mercato, significa dare all'amministrazione pubblica dei nuovi equilibri di rivendicazione, e probabilmente questo è la vera autonomia nella differenza. Crediamo che probabilmente riconoscere i diritti sociali come strumento, come pilastro di questa nuova via potrebbe portare a una nuova concezione partecipativa, deliberativa della politica democratica. Ricominciamo da tre, come avrebbe detto il nostro Massimo Troisi, ricominciamo dai tre pensatori ai quali facevo riferimento prima, Schuman, De Gasperi e Adenauer, che dicevano esattamente questo. Dicevano: bisogna fare in modo che un arcipelago di isole statuali possano politicamente e giuridicamente diventare altro, diventare appunto comunità, con un atto di volontà, avrebbe detto appunto Althusser, che è quello, il nomos, che fondamentalmente costruisce la dimensione comunitaria di fronte alla irresponsabilità dei governi, di fronte, diciamo così, a una stasi che ancora oggi è evidente. Quindi recuperare il senso di comunità politica non contro il popolo, ma, come avrebbe detto Maritain, per il popolo e con il popolo. È quella sensazione forte di superare
in senso comunitario ogni affezione, ogni riconoscimento di un liderismo che sostanzialmente è alla base di ogni populismo. Non è un paradosso, ma è semplicemente quella possibilità di superare una contraddizione che è potente, però allo stesso tempo diventa una scommessa democratica per l'Europa che ci sarà. Come sciogliere questa contraddizione? E vado velocemente alle conclusioni. Ritornando, ripeto, a quella socialità del welfare mix, dello Stato sociale, che diventa poi portatore di ambiti concreti, come i pilastri, come li definisco, dei diritti sociali, come la famiglia, il lavoro, la partecipazione, la salute. Un ritorno al pensiero sociale, di fronte a una umanità probabilmente disperata che richiede di essere ascoltata in questo momento in Europa, ma direi a questo punto anche nel mondo. In conclusione, io credo che solo attraverso il recupero dei diritti sociali sul piano ermeneutico, legandoli, facendo in modo che siano costituzionalmente legati, partendo dalle due condizioni primarie dei quali sono portatori, ossia una condizione materiale, cioè di costruzione delle realtà, ma anche educazionale, quindi valoriale, perché come dico sempre, col lavoro si costruisce il mondo, ma allo stesso tempo si educa chi appunto svolge un'attività materiale. Quindi da questo punto di vista creare di nuovo i corpi intermedi che possono dare senso alla comunità europea significa riscoprire l'integralità sociale, significa riscoprire il dono della parzialità, della fragilità, dell'alterità, della prossimità, della cura fondamentalmente. Allora è chiaro che io credo che bisogna ripartire da questa concezione affinché si possa, pur di fronte a questi diritti e ai diritti sociali che sono stati in tutti i modi indeboliti, sia per le questioni di budget, per la questione legata all'economia, alla finanza, ma credo che siano questi diritti maltrattati, respinti, indeboliti, frammentati, a volte dimenticati, per usare una metafora, visto che siamo in Sardegna con questo mare bellissimo, dimenticati e gettati in un mare dell'oblio. Io credo che ogni qualvolta se ne parli, come stiamo facendo oggi, questi diritti ritornano a galla come messaggi nella bottiglia, e quindi io credo che dobbiamo, dal mio punto di vista, riconsiderare che l'Europa possa poi avere un futuro solo partendo dalla intuizione ermeneutica fondante, filosofica e culturale della rivalutazione dei diritti sociali, per affrontare tutte le grandi questioni che oggi abbiamo di fronte. Vi ringrazio, spero di essere stato breve. Ascoltate? Ho sentito? Sì, grazie professore, è stato un brillante intervento che ci ha ancora centralizzato l'importanza delle comunità. Credo che per noi è veramente importante questo aspetto, che senza quello non si può fare niente. Saremo insieme, ma senza concludere qualcosa, e la pace non avverrà mai. Però se si riconosce l'importanza e si arriva veramente a questo senso della comunità definito dal professore, possiamo sperare un futuro migliore per tutti quanti. Grazie ancora professore. Grazie a voi. Adesso abbiamo la professoressa Anna Maria in linea. Buonasera, anzi buona mattina, perché sono ancora le 12:48, mi sentite, mi vedete? Non ancora. Io ho attivato la telecamera, il video. Ecco. Grazie professoressa. Grazie. Adesso immagino che mi mediate. Io innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori per questo invito. Devo dire che sono delle giornate molto intense, molto ricche, che danno, diciamo, l'idea di un grande sforzo di integrazione di comunità, che è quello che poi, soprattutto in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, sono particolarmente significativi. In particolare io affronto qualche riflessione sul problema della mediazione in Europa. Ci sarebbe tanto da dire, naturalmente sarò molto sintetica, visto
i tempi limitati, però vorrei subito far presente a tutti coloro che ci ascoltano che noi abbiamo fatto una scelta nel corso di diritto, di tutela dei diritti nell'ambito della facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo di Cagliari, che è quella di fare un corso in materia di mediazione per cercare di sollecitare gli studenti alla logica della condivisione, del superamento della lite in maniera equilibrata, in maniera bilanciata. Ora vorrei far presente che quando parliamo di mediazione in Europa non parliamo soltanto di una tecnica procedurale. Non è neanche uno strumento pensato esclusivamente per alleggerire il carico dei tribunali. Parliamo proprio di una diversa idea di tutela dei diritti, un'idea nella quale il conflitto non viene necessariamente negato, ma viene governato. Non viene trasferito a un terzo che decide, ma può essere restituito alle parti come spazio di responsabilità, di dialogo e di costruzione di una soluzione condivisa. Direi che questo è il punto culturale da cui bisogna, a mio avviso, partire. La tutela, cioè, dei diritti non coincide sempre esclusivamente e necessariamente con la decisione giudiziale. Il processo resta naturalmente lo strumento fondamentale dello Stato di diritto. È il luogo della garanzia, dell'imparzialità, dell'accertamento, della decisione vincolante, ma l'Europa, soprattutto negli ultimi decenni, ha valorizzato ulteriori strumenti che non a caso si chiamano alternativi o complementari al giudizio, che sono capaci di offrire alle persone, alle imprese, forme di giustizia più flessibili, più rapide, meno distruttive sul piano relazionale. E questa è la prospettiva in cui si colloca la direttiva del 2008 che tutti conosciamo, numero 52, sulla mediazione in materia civile e commerciale. La direttiva nasce con un obiettivo molto chiaro: facilitare l'accesso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, promuovere la composizione amichevole delle liti, assicurare un rapporto equilibrato tra mediazione e procedimento giudiziario. Io questo aspetto, dell'equilibrio tra mediazione e procedimento giudiziario lo sottolineo perché, per una ragione di carattere culturale, anche in Italia abbiamo visto da parte degli avvocati, dei giuristi, soprattutto nella prima fase di attuazione della direttiva, una forte opposizione culturale, come se ci fosse una competizione tra procedimento giudiziario e mediazione. Non è così. L'equilibrio tra questi due strumenti è una delle caratteristiche più significative della direttiva. Cioè, la direttiva non c'è nessuna idea di sostituzione del giudice con il mediatore, non c'è alcuna idea di giustizia privata alternativa a una giustizia pubblica. Ci sono le condizioni perché le parti abbiano uno spettro di scelta più ampia e quindi possano optare per la scelta più adeguata in ragione della natura del conflitto. Voi immaginate conflitti di tipo familiare, per esempio. Una scelta della via giurisdizionale spesso lascia delle ferite aperte che non si ricompongono ed è proprio questo che molte volte si intende dare attraverso proprio lo strumento della mediazione. Nel suo nucleo originario la direttiva aveva riguardo alle controversie transfrontaliere. Attualmente, sappiamo con il recepimento delle direttive dei singoli paesi, molto spesso lo strumento si applica anche alle controversie interne. Al centro della direttiva vi è poi questa idea di volontarietà. La mediazione è un procedimento strutturato nel quale tuttavia le parti su base volontaria cercano di raggiungere un accordo con l'assistenza di un mediatore. Ovviamente volontarietà non significa assenza di forma né improvvisazione. La mediazione è volontaria perché le parti rimangono protagoniste, non subiscono una decisione, partecipano alla costruzione della soluzione. Tuttavia
il procedimento rimane un procedimento strutturato. Non posso entrare nel merito ovviamente della strutturazione, ci sono delle regole precise, il terzo è imparziale, deve avere requisiti di competenza e questa impostazione insegna che la tecnica giuridica non coincide sempre con la vittoria di una parte sull'altra. In molte situazioni, soprattutto nei rapporti, come dicevo prima, familiari, commerciali, societari, di vicinato, la soluzione migliore non è necessariamente quella che massimizza la pretesa formale di una parte, ma quella, come dicevo, che consente di conservare, di organizzare o chiudere in modo sostenibile una relazione. L'Unione Europea non impone peraltro un modello uniforme di mediatore e di mediazione, ma come sappiamo chiede agli Stati membri di incoraggiare la formazione dei mediatori e di elaborare codici di condotta. Si tratta di un punto fondamentale. La mediazione non è semplice conversazione informale, è una pratica comunque professionale, richiede competenze giuridiche, comunicative, psicologiche, negoziali. La fiducia nella mediazione dipende in ampia misura dalla qualità del mediatore, dalla serietà dell'organismo che amministra la procedura. E infatti la relazione della Commissione ha segnalato che molti Stati membri hanno introdotto regole sulla formazione, sull'accreditamento, sui registri dei mediatori, seppure con differenze significative tra i vari ordinamenti. Al centro nella mediazione rimane il principio della riservatezza. La direttiva tutela la confidenzialità della mediazione, impedisce che i mediatori e i soggetti coinvolti siano obbligati a testimoniare su quanto è emerso durante il procedimento. E chiaramente a questo profilo si collega anche il profilo dell'efficacia dell'accordo. Si prevede infatti che gli Stati membri assicurino alle parti la possibilità di chiedere che il contenuto dell'accordo raggiunto in mediazione sia reso esecutivo. Si tratta ovviamente di un passaggio fondamentale. La mediazione non deve essere percepita come una soluzione debole o puramente morale. L'accordo è vero, trova il fondamento, nasce dal consenso, ma acquisisce e può acquisire forza giuridica. Quindi in questo modo la direttiva cerca in qualche modo di combinare due dimensioni, l'autonomia delle parti e la sicurezza del diritto. Nell'ottica che sottolineavo in apertura che non si tratta di procedimenti, quello appunto classico, giudiziario o il ricorso alla mediazione, procedimenti tra di loro in competizione, ma c'è un problema, anzi, opposto, di integrazione, di allargamento di strumenti di tutela, è particolarmente rilevante il profilo della prescrizione e della decadenza. La direttiva infatti impone agli Stati membri di garantire che il ricorso alla mediazione non impedisca successivamente l'accesso al giudice per effetto dello spirale dei termini. Quindi chi tenta seriamente una mediazione, un procedimento di questo tipo, non deve essere penalizzato. Quindi la parte prudente, dialogante, disponibile alla composizione non deve poi trovarsi in una situazione in cui viene privata della tutela giurisdizionale. Anche qui emerge l'equilibrio della direttiva. Ora, io vorrei dire, ci sarebbe tanto su cui riflettere, ma come spesso io, anche insieme al collega, al professore Pilia, che interverrà domani, con cui gestiamo insieme questo corso pionieristico, perché considerate che veramente sono pochi gli atenei d'Italia dove c'è un corso dedicato agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e in particolare alla mediazione, abbiamo cercato di inserire questo insegnamento nel primo anno anche allo scopo di sollecitare una formazione dei giovani giuristi, dei giovani studiosi verso la logica del superamento del conflitto. Ce n'è tanto bisogno in questo momento difficile
sul piano internazionale, e quindi in questa prospettiva, diciamo, la mediazione è uno strumento attraverso cui l'Europa prova a costruire non solo uno spazio comune di regole, ma anche una cultura del superamento del conflitto, meno distruttiva, più responsabile, più attenta agli interessi reali delle persone. Il diritto non serve solo a vincere le controversie, serve anche a rendere meno laceranti e più umani i contrasti. Quindi queste scelte didattiche e il modo in cui è stato concretamente organizzato il corso sarà oggetto poi di una riflessione della nostra collaboratrice, che potrà illustrare tutto il modo in cui abbiamo impostato il nostro corso in maniera sicuramente più precisa e dettagliata. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione, spero di aver rispettato i tempi. Buona prosecuzione del lavoro. Professoressa, non potete sprecarci il tempo, anzi avremmo voluto che lei rimane ancora di più. Grazie tanto per il suo intervento, il suo brillante intervento. Una bellissima esperienza che state portando avanti a Cagliari, e la cosa ancora più bella è che cercate di coinvolgere i giovani, e quindi adesso vorrei dare la parola ai giovani che stanno lavorando con voi, le due dottoresse che sono qui. Nel frattempo mi è giunto un massetto di chiavette, se qualcuno l'ha perso ci può raggiungere per recuperare i suoi chiavi. Quindi ascoltiamo le belle giovani ragazze, dottoresse. È un piacere essere qui e ringrazio anche la professoressa Siniscalchi che ci ha in qualche modo fatto un'introduzizione perfetta, perché ci consente poi di non dire tanto, semplicemente di rendere la nostra testimonianza in relazione a tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni con lei e con il professor Pilia, che attiene appunto a una spinta per i giovani verso l'internazionalità, verso l'inclusione, verso quello che è un lavoro che un po' tenta di smuoverli da quelli che sono i confini che ogni giorno incontrano, non solo nella vita quotidiana ma anche all'università. Sapete che l'Università di Giurisprudenza infatti è un'università che cerca di insistere tanto sui libri, sul diritto interno, sul conflitto, quindi tante pagine studiate, ma poi spesso i giovani, proprio perché devono studiare così tanto, hanno paura di aprire i loro orizzonti, di andare all'estero, e il corso del professor Pilia e della professoressa Siniscalchi ha aiutato noi in prima persona a fare questo passo, quindi ci ha spinto verso l'Erasmus, che è una realtà ovviamente bellissima e formativa, una realtà che apre i giovani e le menti di tutti alla diversità e all'inclusione, e stiamo cercando di fare questo lavoro anche con i nostri studenti. Infatti noi non solo abbiamo frequentato il corso di tutela dei diritti all'Università di Cagliari, ci siamo anche laureate in quella materia, ormai qualche anno fa, la dottoressa Elisa Zocchetto è mia collega da poco tempo, però insomma stiamo lavorando nello stesso corso come tutor e quindi guidiamo settimanalmente gli studenti verso una ricerca sul campo del diritto internazionale che sicuramente consente loro di avere una visione quantomeno diversa e innovativa rispetto a quella che danno le altre materie, importantissimo ovviamente, però una visione innovativa. In questo senso a ciascuno di loro viene assegnato uno Stato europeo, quindi a ciascuno studente, siamo arrivati ad avere pochi studenti, ora ne abbiamo circa un centinaio, e questo è simbolo che insomma, il corso sta suscitando molto interesse. Quindi a ciascuno di loro viene assegnato uno Stato europeo e ciascuno di loro non si deve preoccupare di studiare come funziona la mediazione in Italia, perché quello viene spiegato dai docenti. Si deve invece preoccupare di capire come funziona la mediazione transfrontaliera tra Italia e gli altri Stati europei e in questo modo cerca le fonti normative e poi si occupa di comprendere appieno la disciplina. Perciò fa una presentazione alla fine del corso che consente a tutti gli studenti
di conoscere non solo lo Stato su cui hanno lavorato, ma anche gli Stati e le discipline degli Stati su cui hanno lavorato tutti gli altri, in una codocenza, diciamo noi, che consente agli studenti di imparare e di insegnare agli altri delle realtà che altrimenti non conoscerebbero. Ora Elisa vi spiega un po' come lavoriamo. Grazie. Grazie alla mia collega, la dottoressa Aru. Io ormai sono pochi mesi che ho avuto la possibilità di collaborare con la cattedra del professor Piria, la professoressa Siniscalchi e con le mie colleghe. Prima da studentessa, perché ho scelto di inserire nel mio piano di studi il corso delle tutele dei diritti, quindi ho avuto la possibilità di ampliare i miei studi aperti ad una internazionalità e conoscere qualcosa oltre l'ordinamento giuridico italiano, scegliendo poi di scrivere anche la tesi nella materia della mediazione, avendo la possibilità di conoscere qualcosa in un ordinamento diverso da quello italiano, e agli studenti viene proprio richiesto uno sforzo ulteriore, non devono concentrarsi sullo studio di quanto appunto viene spiegato invece dai professori, ma devono svolgere un lavoro di ricerca, quindi viene chiesto loro come è disciplinata la mediazione nello Stato europeo che gli viene assegnato e quale tipo di mediazione quello Stato sceglie, perché possiamo avere una mediazione volontaria, giudiziale e quindi viene chiesto proprio uno sforzo, uno studio. Inoltre si chiede anche allo studente quali sono i requisiti, i percorsi formativi che il mediatore deve seguire affinché gli possa essere assegnata proprio tale qualifica, e quali sono gli strumenti di controllo della qualità di questa mediazione. Strumenti che possono essere o l'adozione di un codice di condotta europeo dei mediatori o anche strumenti dati proprio dalla formazione sia iniziale che successiva. In questo modo gli studenti, visto che dovranno esporre il risultato delle proprie ricerche durante le ore di lezione, hanno la possibilità di confrontarsi e vedere come la mediazione viene inserita all'interno di ordinamenti differenti da quello italiano e sviluppare anche un aspetto critico, perché sono tenuti anche ad individuare quali sono i vantaggi che la mediazione porta all'interno di altri ordinamenti e quali invece sono le criticità, capendo quindi come si può proseguire e su quali aspetti sarebbe meglio continuare a lavorare proprio per rendere la mediazione una via alternativa, non perché si debba scegliere tra la via giurisdizionale e la mediazione, ma proprio perché è un percorso differente che consente di arrivare ad una soluzione del conflitto che non per forza porta appunto a conflittualità, ma permette di perseguire dei rapporti sani o comunque proprio di proseguire dei rapporti in generale. E abbiamo riscontrato comunque che gli studenti sono ampiamente interessati anche per la diversità del lavoro che gli si richiede, non soltanto uno studio, ma anche lo sviluppo di un aspetto critico. E se posso aggiungere un altro aspetto che è fondamentale in materia di inclusività, di internazionalità, gli studenti per la prima volta, è vero, vengono spinti a fare una mobilità anche fisica, cerchiamo di convincerli a muoversi da Cagliari, ma in realtà hanno capito che la mobilità non è soltanto fisica, perché per la prima volta dopo il Covid tutti i supporti informatici all'università sono stati un po' abbandonati dopo il Covid, ma noi abbiamo cercato di mantenerli in piedi e quindi di svolgere lezioni non solo in facoltà, ma anche a distanza online, di fare gli esami anche a distanza online, consentendo l'unico corso che consente agli studenti di muoversi nel mondo e di non perdere né le lezioni né la possibilità di sostenere gli esami, e questo consente loro di aprirsi ulteriormente al mondo che li circonda. Grazie. Grazie. Grazie alle nostre belle dottoresse. Cosa c'è di più bello di pensare alle future generazioni? Grazie veramente. Quindi adesso diamo la parola a Marco. Ah sì.
Giordani, no? Abbiamo in linea dottore Paolo Giordani, avvocato, scusate. Buongiorno, mi sentite? Benissimo. Allora, consentitemi anzitutto di rivolgere un cordiale saluto alle autorità civili, quelle religiose e diplomatiche presenti, ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle associazioni e anche delle numerose comunità che partecipano a questa importante iniziativa, e anche un particolare ringraziamento all'amico professor Iafrate per avermi coinvolto. Anche un saluto particolare che ho letto nella locandina desidero rivolgere a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari. Allora, devo confessarvi che quando ho ricevuto il titolo assegnato a questo intervento, Ponti tra culture, interessi e comunità e la sua funzione strategica delle diaspore nel sistema globale, devo dire che il mio primo pensiero è stato che la parola diaspora, va bene, è una di quelle parole che utilizziamo spesso ma sulle quali forse riflettiamo troppo poco. E allora ho provato a fare un gioco, a passare indietro nella storia, a riguardare un po' la storia, perché in fondo la storia dell'umanità è anche la storia delle sue diaspore. Quando pensiamo alle diaspore, o meglio, quando affrontiamo il tema delle diaspore, si tende quasi sempre a soffermarci su quello che rappresenta il momento della partenza, no? Parliamo di coloro che abbandonano la propria terra, delle motivazioni che li spingono a farlo, delle difficoltà che comporta l'inserimento in una nuova società e delle prove anche economiche, quelle sociali che accompagnano il percorso migratorio. Ma credo che se osserviamo più attentamente il corso della storia potremo scoprire, o meglio essere più attenti, che ciò che davvero caratterizza le diaspore non è affatto la partenza stessa, ma bensì la straordinaria capacità di custodire un legame di appartenenza. Ecco, mi viene in mente la lunga diaspora del popolo ebraico, per esempio, quella armena, le grandi comunità di russi che si sono formate dopo i conflitti e le rivoluzioni del Novecento, che ci insegnano una lezione che vale la pena ricordare, cioè ci dimostrano che l'identità collettiva di un popolo non coincide per forza con i confini geografici di uno Stato, ma prosegue la sua esistenza dentro le mura delle case, nei gesti tramandati, nella lingua che si parla quotidianamente, nei dialetti, nel ricordo che si perpetua e nella capacità di far conoscere alle generazioni successive le origini da cui provengono. E proprio per questo motivo le diaspore non vanno considerate come un semplice fenomeno di movimento migratorio, no? Rappresentano invece, credo, una delle manifestazioni più straordinarie di come un popolo possa difendere e trasmettere la propria eredità culturale. E noi italiani abbiamo una familiarità particolare e recente con questa esperienza. Ecco, dalla fine dell'Ottocento fino a buona parte del secolo seguente, decine di milioni di italiani hanno deciso di lasciare il proprio paese, hanno attraversato mari, hanno raggiunto terre lontanissime, hanno creato nuove vite in contesti spesso radicalmente diversi da quelli che avevano abbandonato, e parecchi di loro non hanno mai fatto ritorno. Eppure l'Italia, questo bel paese, non ha smesso di appartenere ai loro cuori. Ecco, quindi l'identità italiana non si è frammentata con la dispersione della diaspora, e possiamo dire che in molte circostanze ne è stata preservata l'essenza più profonda. Ecco, e sono convinto che questo ragionamento acquisti un'importanza ancora maggiore quando lo articoliamo qui in questa antica e bellissima terra di Sardegna, no? La Sardegna ha dietro di sé un percorso storico ben preciso.
è una regione che affonda le proprie radici nei millenni del Neolitico, alla civiltà nuragica, al rapporto con i Fenici, i Cartaginesi, i Greci, i Romani, i Bizantini, eppure ha patito per lunghi secoli l'isolamento determinato dalla geografia, ma al contempo ha sviluppato però una straordinaria abilità nel mantenere i propri legami umani, vivi, robusti, spesso ammirati per la schiettezza e la limpidezza, no? Che i sardi difendono, a volte con la diffidenza iniziale che poi si trasforma però in una squisita ospitalità. Ecco, come non ricordare che generazioni intere di sardi hanno abbandonato l'isola per recarsi a Torino, Milano, Genova, Belgio, Francia, Germania, in Argentina, Australia e in tantissime altre zone del pianeta, suscitando spesso però una grande ammirazione per i risultati da loro conseguiti. E chi ha avuto la fortuna e la possibilità di frequentare le comunità sarde nel resto del mondo sa perfettamente di quello che sto parlando e sa che la Sardegna non è mai partita insieme a loro come un mero, possiamo dire, ricordo nostalgico, no? È partita come una identità che continua a pulsare, è partita mediante il linguaggio, mediante le manifestazioni culturali, mediante il forte sentimento di appartenenza a una collettività che prosegue la sua vita anche quando lo stretto di mare e i chilometri di distanza sembrano creare un divario, una separazione pazzesca. Allora, probabilmente è esattamente questo uno dei motivi fondamentali per cui i numerosi qualificati circoli dei sardi sparsi nel mondo hanno acquisito e mantengono tutt'oggi un'importanza davvero considerevole, no? E non serve certo ricordare come spazi di riunione operano come custodi della memoria, no? Fungono da canali di trasmissione culturale, agiscono come un'estensione continuativa del dialogo tra chi ha scelto di andare via e chi ha optato per rimanere. E io, come persona che studia le questioni internazionali e nel mio ruolo di presidente dell'Istituto Diplomatico Internazionale, ritengo che questo argomento, va bene, meriti oggi una considerazione ancora più attenta. Per lungo tempo abbiamo guardato alle diaspore principalmente come un problema di natura sociale. Oggi è arrivato il momento di cominciarle a considerare invece come un punto di vista strategico, cioè, mi spiego meglio, le diaspore instaurano connessioni di natura economica, agevolano la circolazione dei saperi e anche le tradizioni culturali, come dicevo prima, ma generano opportunità di lavoro congiunto, facilitano la conoscenza reciproca fra genti diverse. Ecco, e in queste numerose situazioni esercitano una funzione che la diplomazia convenzionale, operando da sola, con le proprie regole schematizzate nel tempo, non potrebbe mai compiere. Perché vedete, la fiducia che si instaura tra gli Stati scaturisce naturalmente dalle strutture istituzionali, ma tuttavia si impreziosisce anche dal genuino contatto tra individui, nasce da chi ha il privilegio di conoscere due differenti patrimoni culturali, da chi transita tra due universi, da chi sa accogliere invece le prospettive e le alternative senza dover compromettere la propria identità. Ecco perché considero le diaspore una risorsa di straordinario valore, non unicamente per chi le accoglie, ma bensì anche per i luoghi dai quali questi popoli provengono e per la comunità mondiale nel suo complesso. Quindi a lungo la comunità scientifica, molti studiosi hanno scrutato le migrazioni unicamente ricorrendo a parametri di ordine economico, no? Un po' di numeri, di burocrazia, hanno redatto statistiche
dei partenti, degli arrivanti, delle autorizzazioni di soggiorno, dei movimenti della popolazione, va benissimo, ma al di sotto della superficie di ogni diaspora si annida una realtà umana che nessun numero può documentare fino in fondo. Cioè esiste il sogno di crearsi un'esistenza, come posso dire, più consona ai propri desideri. Esiste quell'audacia di rinunciare a quel che è familiare. Esiste la dedizione nel preservare un nesso con le proprie radici storiche e soprattutto esiste la facoltà di convertire quel nesso in una forma di beneficio per chi viene dopo. E le diaspore hanno creato aziende, centri di ricerca, circuiti commerciali, associazioni che custodiscono le tradizioni e hanno facilitato il dialogo tra le genti lontane tra loro. Quindi il loro impatto io lo osservo in modo straordinario. Come chi da anni lavora nel campo della diplomazia, come faccio io, deve per forza ammettere che nel tempo ha sviluppato un'idea che mi accompagna. Cioè i rapporti tra nazioni non nascono soltanto negli uffici dei ministeri o, che so io, negli organismi sovranazionali o negli assembramenti internazionali. Certo, emergono anche in quei luoghi, ci mancherebbe altro, ma si generano ogni giorno che passa anche all'interno delle aule scolastiche, dei campus universitari, dei posti di lavoro, degli ambienti familiari e delle collettività locali. È qui che si sviluppa per mezzo di persone che esprimono idiomi lontani gli uni dagli altri, ma che però imparano a comunicare e sono desiderosi di condividere il proprio patrimonio identitario. Ecco, tramite individui che discendono da civiltà separate, però imparano a valorizzarsi reciprocamente. Quindi, se noi oggi osserviamo con attenzione come si sono sviluppate le grandi comunità diasporiche, sia quella dei popoli semiti, sia quella armena, va bene, dalle ondate migratorie europee verso il Nuovo Mondo fino a quella incredibile saga dell'esodo italiano e sardo. Ecco, scopriamo sempre una traccia comune, cioè la facoltà umana di portare con sé quello che si è, senza erigere muri nei confronti di chi è diverso. E questa potrebbe essere, credo io, l'insegnamento più rilevante nel momento storico in cui vediamo risorgere i particolarismi etnici, no? I conflitti tra potenze, i nuovi scontri ideologici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le comunità diasporiche cosa ci mostrano? Mostrano che si può essere devotamente legati al proprio luogo di origine, senza provare rancore però verso gli altri. Dimostrano che si può proteggere quello che rappresenta chi siamo, mantenendo il canale del confronto aperto. Ci insegnano che il senso di appartenenza e l'attitudine all'inclusione seria e responsabile non sono contraddizione. Invece, il più delle volte si rafforzano a vicenda e allora forse quello che le nostre strutture amministrative, le università, i consessi internazionali e i movimenti delle comunità civile, quello che penso sempre io ovviamente, dovrebbe fare non è soltanto seguire i fenomeni delle migrazioni, sarebbe piuttosto quello di riconoscere l'importanza e di utilizzarla come una risorsa per costruire convivenza reciproca e assistenza e benessere globale, perché ogni volta che una collettività sa convertire il ricordo in conversazione, va bene? E non in violenza, ma in conversazione, l'appartenenza in sinergia e la molteplicità genera vantaggi enormi, sta portando a termine un gesto di vera negoziazione diplomatica. E sono spesso questi atti ordinari, ripetuti nel tempo, che gettano le fondamenta più stabili per l'intesa tra diversi popoli. Ecco, io spero di aver rispettato il tempo,
vi porgo i miei ringraziamenti per l'invito e per avermi ascoltato. Grazie a tutti. Grazie Avvocato per il suo brillante intervento, che veramente riporta al centro il ruolo delle diaspore, e poi un aspetto che mi tiene molto a cuore, la questione dell'identità. Spesso è un aspetto che viene trasfigurato in modo strano. L'identità culturale lo portiamo, ciascuno di noi, e dobbiamo cercare di arricchire questa. Non è che dobbiamo perdere le nostre identità. Ha detto molto bene, il ciclo dei Sadi all'estero rappresentano un bellissimo esempio. È quello che le diaspore su quello che devono lavorare molto, perché non è perché sono residente qui che non sono più beninese. Io rimango sempre beninese e devo portare la ricchezza del Benin qui per avere quelle di qua. Quindi questa cosa è molto importante. Mettendo le diverse identità si crea una ricchezza. Veramente grazie Avvocato. Adesso vorrei lasciare il professore Avvocato professore Molbice, che è arrivato in linea. Gli do la parola per il suo intervento. Grazie. Buongiorno a tutti, mi fa piacere partecipare a questa riunione e spero di mantenere anch'io i tempi concessi. Allora, è un argomento che dobbiamo affrontare subito. Prima di iniziare vorrei proprio darvi un numero. C'è un numero che voglio lasciarvi subito, il 9,6%. E la percentuale di donne che nel 2023 hanno partecipato come negoziatrici nei processi di pace monitorati dalle Nazioni Unite. 25 anni dopo la risoluzione 1325, la pace continua a essere però negoziata dagli uomini, mentre le donne ne sopportano le conseguenze più drammatiche. Parto da un'immagine che mi ha colpito quando dovevo preparare, soprattutto con una sintesi, questo nostro incontro. È un'immagine di Tome Gozen, la donna samurai del Giappone del XII secolo, guerriera, comandante, è una leggenda. E incarna il paradosso che voglio esplorare. La donna in guerra è simultaneamente vittima e guerriera, corpo violato e corpo che combatte. La donna samurai combatteva e comandava, quando la battaglia poi era persa, spariva nella leggenda. Il diritto internazionale ha impiegato secoli a riconoscere questa duplicità e forse non l'ha riconosciuta fino in fondo. Se Tome Gozen combatteva con arco e spada, le guerre contemporanee si combattono invece con algoritmi, sorveglianza digitale, analisi predittiva. Il campo di battaglia non è soltanto fisico, è informatico, è economico, cognitivo. E in questo nuovo scenario che la condizione femminile resta uno degli indicatori più significativi del livello di civiltà giuridiche delle nostre società. L'Asia produce oltre il 42% del PIL mondiale, guida la rivoluzione dell'intelligenza artificiale ed è teatro di conflitti feroci. Pensiamo Myanmar, al Xinjiang. Qui le donne sono le vittime più vulnerabili e le protagoniste più invisibili della resistenza e della ricostruzione. Nei conflitti contemporanei il corpo della donna
purtroppo è un'arma di guerra, non è un effetto collaterale, ma strategia deliberata. Lo Statuto di Roma del 1998, ratificato dall'Italia con la legge del 99, ha segnato una svolta e dobbiamo ricordarcela, perché poi non tutti i paesi hanno aderito. L'articolo 7 include tra i crimini contro l'umanità la violenza carnale e la prostituzione forzata, e l'articolo 8 qualifica come crimini di guerra tutte queste violazioni. La nostra Cassazione a sezioni unite, con un'ordinanza 16.136 del 2024, ha ricondotto tutte queste violenze interpretandole e danno una qualifica giuridica dei delitti interi che fanno recesso all'immunità statale perché colpiscono valori universali. Ancora, con un'ordinanza sempre della nostra Cassazione ha stabilito che la violenza di genere costituisce ipso facto motivo di riconoscimento della protezione internazionale. E le sezioni unite, sempre nel 2020, hanno enunciato il principio che è stato un nostro manifesto di civiltà giuridica. La violenza di genere non può mai essere ridotta a fatto meramente privato. La guerra si fa con l'intelligenza ormai artificiale e soprattutto con la vulnerabilità economica. Per una donna afghana la privazione dell'istruzione, del lavoro, è una condanna economica. Senza istruzione non c'è lavoro, senza lavoro non c'è autonomia, e senza autonomia non c'è libertà di sottrarsi alla violenza, ad esempio domestica. La Convenzione di Istanbul ci ha dato e ci ha anche insegnato che cosa sono gli atti di violenza, non solo quella appunto psicologica, quella purtroppo carnale, ma soprattutto ha incluso, con la legge del 77 del 2003, ha incluso espressamente la violenza economica. In Myanmar dal 2021 il regime usa la violenza sessuale sistematica contro le donne delle etnie, quelle più minoritarie, e distrugge l'economia locale gestite da donne. L'intelligenza artificiale soprattutto amplifica questa vulnerabilità in tre modi. C'è la sorveglianza biometrica che colpisce in modo sproporzionato le donne, con gli algoritmi creditizi addestrati su dati discriminatori che penalizzano donne già impoverite, guerra cibernetica e disinformazione che prendono di mira soprattutto le attiviste e le giornaliste che combattono. L'intelligenza artificiale, soprattutto quella europea, vieta i sistemi di categorizzazione biometrica basati su genere e razza, ma questi divieti vincono soprattutto l'Unione Europea. E qui quindi emerge una domanda che secondo me segnerà il dibattito soprattutto nei prossimi anni. Chi risponde quando una decisione strategica è influenzata da un algoritmo? Le categorie tradizionali della responsabilità sono chiamate a confrontarsi quindi con una realtà che evolve più rapidamente delle norme. Le donne che combattono, che mediano, che ricostruiscono sono importantissime. Ridurre le donne a vittime sarebbe un errore analitico e un'ingiustizia storica. La risoluzione dell'ONU 1325 non chiede solo protezione, esige partecipazione soprattutto delle donne. Nelle Filippine, ad esempio, le donne hanno guidato i negoziati di pace contro il fronte Moro. In Nepal hanno ricostruito il tessuto economico
con cooperative e microfinanza. Nel Sri Lanka le donne tamile e singalesi hanno creato imprese transcomunitarie e nel Bangladesh hanno costruito l'economia tessile che è il pilastro dell'export nazionale. La vulnerabilità economica non è una condanna biologica, è il prodotto di scelte politiche. La guerra aggrava l'esclusione, l'intelligenza artificiale rischia di cristallizzarla, ma le nuove economie interculturali possono essere lo strumento del riscatto, soprattutto dominato e fattuali queste economie fatte da donne. Guerra cibernetica e disinformazione, le operazioni basate sull'intelligenza artificiale, abbiamo detto, colpiscono in modo asimmetrico donne attiviste, difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati, bersagli privilegiati sono poi queste donne attraverso campagne di manipolazione e di delegittimazione. Ridurre le donne al ruolo di vittime sarebbe un errore analitico ed è, ripeto, un'ingiustizia storica. Come ho già detto, la donna, e come tutte le risoluzioni, richiedono che la donna non sia messa in un angolo, ma sia partecipazione. L'Asia offre significativi esempi. Nelle Filippine hanno guidato, ad esempio, i negoziati di pace. Nel Nepal la guerra civile, le reti femminili hanno ricostruito il tessuto economico attraverso le cooperative. Nel Sri Lanka le donne hanno creato attività, attraverso attività economiche che hanno creato come rappresentanza e come visibilità, hanno creato una riconciliazione che vale più di 1000 discorsi politici. E ripeto, nel Bangladesh le donne hanno costruito un ruolo tessile che è diventato un import-export sensazionale. E allora dell'avvocatura, l'Italia ha adempiuto agli obblighi dello Statuto di Roma e la Cassazione, come abbiamo già detto, soprattutto per le proprie sentenze, anche quelle ad esempio soprattutto del 2024, hanno chiarito che la nozione di violenza comprende tutte le violenze e comprende qualsiasi atto che limiti la libertà del soggetto passivo. Ma la sfida asiatica impone di andare oltre. Molti stati delle regioni non hanno quindi ratificato, come è noto, lo Statuto di Roma e il principio di complementarietà rischia di restare quindi lettera morta. Servono 3 direttrici: formare penalisti internazionali capaci di assistere le vittime di violenze e di genere, costruire rete transnazionale di avvocati e soprattutto di avvocate che condividano strategie e precedenti e quindi determinare e esigere che le risoluzioni ONU diventino programmi operativi, finanziati, monitorati. Come deve sapere impugnare la spada? Noi avvocati impugniamo codici, trattati, convenzioni, ma la battaglia è la stessa: riconoscere la vulnerabilità delle donne senza ridurre a vittime eterne e riconoscere la loro forza senza dimenticare il prezzo che pagano quando la guerra le attraversa. L'Asia in Tomo e Gozen e nelle donne kurde della Rojava, nelle attiviste birmane, nelle imprenditrici bengalesi, nelle giuriste indonesiane. Il diritto deve semplicemente mettersi all'altezza della loro porta e sicuramente l'Asia è un esempio per tutti. Grazie di avermi ascoltato e spero che la sintesi abbia raccolto, per quanto è possibile, alcune nozioni e soprattutto riflessioni.
Grazie ancora e un caro saluto a tutti voi. Ora vorrei lasciare la parola alla dottoressa Giuseppina Biosa con il suo gruppo di Olbia per presentarci adesso nel dettaglio il vostro bellissimo progetto. C'è il microfono lì? Puoi prendere anche questo. Come? No, non è necessario, dirò che là. Allora, io mi vorrei sedere. Ah, per me non c'è problema, anzi mi farebbe molto piacere. Dai Maria Grazia, dai, Nifia, forza, forza, Olena, Nuria, dai, ci sono le sedie, sì. Allora, mi rimetto un po' indietro allora. Allora forse mi conviene... Va bene qua, in questa posizione. Allora, aspetta. Ebbene, allora siamo qua, tutto il gruppo di Olbia. Allora, siamo ad un'ora un po' particolare, quindi insomma cerchiamo di vivacizzare un po' tutto. Allora, poco fa abbiamo visto il video, no? Dove alla fine del video cosa si diceva? Si diceva che con il progetto Cities, insieme c'è una bella differenza, si immaginava di costruire una città dove ogni storia ha il suo spazio. Olbia sta immaginando una città dove ogni storia ha il suo spazio, quindi abbiamo immaginato io non vedo da qua, purtroppo non vedo, scusate le spalle. Innanzitutto il gruppo di lavoro abbiamo Giovanna, Nuria, Nivia, Olena e Maria Grazia, manca Silvia che è andata via, poi vedrete anche il resto del gruppo di lavoro. Proseguiamo. Allora andiamo avanti con la slide, quindi il progetto Cities. Allora, innanzitutto questo è un po' un quadro, mi ricollego a quello che aveva detto ad inizio Felix. Olbia, una città di 61.739 abitanti al 31/12/2025, 6.013 abitanti con background internazionale. Usiamo il termine background internazionale perché è il termine corretto che è stato, come dire, scelto durante una nostra riunione a Bruxelles a fine febbraio del 2026, in cui in occasione di un evento con il Marco Tarquinio, gli eurodeputati che hanno seguito il nostro progetto, è stata scelta questa nuova definizione, per cui ancora è molto fresca, però noi qui è venuto fuori migratorio, però ci teniamo a definirlo internazionale. Ok, quindi come vedete il 10% dei residenti a Olbia ha background internazionale. Stiamo parlando quindi di famiglie, di cittadini che vivono a Olbia, studiano, lavorano, vivono la città, fanno comunità. Quindi Olbia si conferma una città multiculturale, probabilmente come numeri relativi la città più multiculturale della Sardegna, per tanti motivi che insomma adesso dovremo approfondire, ma non è questo il contesto. Andiamo all'altra slide, grazie. No, l'altra ancora. Ecco, quindi fermiamoci qua. Perché siamo qui oggi? Perché Felix ci ha invitato, perché il comune di Olbia da 14 anni fa parte di una rete che è la rete delle città del dialogo, una rete nazionale e internazionale che si occupa proprio di promuovere la multiculturalità, l'interculturalità, l'integrazione attraverso diversi progetti, interventi e scambio di buone pratiche. Qui abbiamo fatto un po' come dire una sintesi
dei vari progetti che ci hanno coinvolto in tutti questi 14 anni, sia a livello regionale, nazionale che internazionale. Vi chiederei di concentrarvi soprattutto sulla seconda e terza riga, dove appunto qui abbiamo fatto i due più recenti progetti, che sono il progetto Itaca, che è finito nel 2023, grazie al quale la città di Olbia ha installato una porta davanti alla sede principale del comune, che è un'installazione artistica ma con un messaggio sociale. La porta è aperta per te, è aperta per tutti, quindi vi invito, se venite a Olbia, ad andare a visitarla. Di notte si illumina anche, quindi quello progetto, tra l'altro una porta realizzata dagli studenti della scuola superiore Amsicora di Olbia, quindi anche un valore ulteriore. Attualmente siamo dentro 3 progetti. Il progetto Cities, che finisce in questi giorni, è appunto il progetto di cui parlerò oggi, il progetto Stand, che è una sorta di spin-off del progetto Cities, concentrato soprattutto sulle contronarrazioni rispetto a narrazioni tossiche e negative, e il progetto FAMI 985, che è il progetto che abbiamo, in cui siamo partner con la Regione Sardegna capofila, insieme ad ANCI Sardegna e Studio Progetto 2. Inoltre ci siamo impegnati nel tempo e speriamo di continuare ad impegnarci in progetti di cooperazione internazionale, in particolare con lo Stato del Senegal, lo Stato africano del Senegal. Possiamo andare avanti, quindi sono dal 2012 al 2026, insomma tanti anni di esperienza, scambi, buone pratiche. Arriviamo al progetto Cities. Il progetto Cities è un progetto che nasce su un bando diretto dalla Commissione europea, che è il bando CERV, dove insieme ad altre città italiane abbiamo costruito un progetto sottoposto all'attenzione della Commissione europea per lavorare sulle discriminazioni. Con il progetto Itaca avevamo lavorato sui rumors, con il progetto Cities abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, immaginando di lavorare sulle discriminazioni, quindi non più solo sullo stereotipo e sul pregiudizio, ma sull'agito che lo stereotipo e il pregiudizio provocano, cioè l'azione della discriminazione. E in particolare sulle discriminazioni intersezionali. Poco fa qualcuno ha parlato, la professoressa che c'era poco fa ha parlato di discriminazioni di genere, quindi tra le discriminazioni che sono state prese in considerazione nel progetto c'è anche la discriminazione di genere, la pluridiscriminazione in capo ad una stessa persona, ad uno stesso gruppo, quindi la discriminazione intersezionale. Quindi l'obiettivo primario era appunto sviluppare degli strumenti, tutte le città, degli strumenti di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, in particolare alle discriminazioni intersezionali. Possiamo andare avanti. Quindi cosa ha permesso il progetto Cities? Ha permesso di fare uno switch. Quindi un cambio di paradigma da un approccio tradizionale in cui le politiche, qui le vediamo a silos, una politica di inclusione, cioè delle politiche tutte un po' a compartimento stagno, con il progetto Cities l'approccio intersezionale, vedete, si integra, per cui cambia completamente il concetto, per cui si passa da un approccio tradizionale ad un approccio intersezionale, quindi integrando diverse politiche. Quindi abbiamo fatto un salto, un passaggio di qualità, almeno ci stiamo provando a farlo e andiamo avanti. Quindi appunto partendo dalla comprensione di cos'è discriminazione, di cos'è discriminazione intersezionale, come agire in maniera integrata. Qui vedete un po' un concentrato di come da Olbia c'è questa cartina, ci siamo interfacciati attraverso il progetto Cities con altre realtà. Questo ci ha permesso non solo di conoscere altri progetti, esperienze, buone pratiche, ma anche di lavorare insieme, perché non solo abbiamo fatto le missioni a Leuven, Bruxelles e Strasburgo, ma abbiamo fatto dei lavori di comunità di pratica, che è una metodologia di lavoro previsto dalla Commissione europea e dal Consiglio d'Europa, e grazie a questi incontri in remoto ma anche in presenza abbiamo potuto costruire 2 importanti documenti. Uno è il manifesto delle città, che riguarda il piano d'azione contro le discriminazioni. 2, l'ossatura
uguale per tutte le 5 città di progetto del piano delle azioni contro le discriminazioni. Ogni città di progetto si è dotata di questo piano. Questo piano però è stato il frutto di un lavoro fatto insieme in più sedi e in più momenti, ovviamente accompagnati dagli esperti del liceo, quindi dagli esperti dell'Università Unimore, comunque con una struttura tecnica che ci ha aiutato a lavorare, ma che ci ha permesso di costruire questo strumento importantissimo che adesso andiamo a vedere. Quindi abbiamo le tre azioni sono state la capacity building, il coinvolgimento comunitario e la mappatura. Quindi cosa abbiamo fatto con CITES? Abbiamo fatto prima di tutto una formazione, la formazione ai dipendenti comunali sulle discriminazioni. Abbiamo fatto la formazione alle organizzazioni della società civile, abbiamo fatto la formazione ai decisori politici, che non è cosa facile. Per cui siamo riusciti a coinvolgerli in una formazione mirata sulle discriminazioni. Perché questo? Perché poi c'era l'altro passaggio. Abbiamo fatto degli incontri multi-stakeholder, abbiamo fatto degli incontri multilivello, focus group, abbiamo fatto la prima conferenza regionale per l'immigrazione, che è stato il primo incontro multilivello, oltre ad essere stata la prima conferenza regionale sull'immigrazione che si è svolta nella nostra regione. Grazie all'Università Unimore c'è stata una ricerca e una mappatura dei servizi presenti in tutte le città rispetto a come ogni città si approccia sulle discriminazioni, anche in maniera inconsapevole. A volte c'è la cosiddetta discriminazione istituzionale, no? Poco fa forse qualcuno parlava di come a volte le istituzioni possono essere discriminatrici in maniera inconsapevole, magari con degli atti che non hanno tenuto conto che magari un certo passaggio, un certo comportamento poteva poi avere una ricaduta in termini di discriminazione. Inoltre, grazie ad un'agenzia di comunicazione, è stata costruita tutta l'identità visiva del progetto, per cui li vedete per esempio il roll-up SPAD, poi vi dirò cos'è, il video che avete visto all'inizio, i flyers e tutta la linea, diciamo così, di layout della comunicazione, per cui il progetto ha toccato tutto quello che si poteva toccare. Andiamo avanti. Arriviamo appunto. Noi abbiamo un piano e questo è un po' il claim, un piano per città più eco interculturali. Il Comune di Olbia, come tutte le altre 4 città, si dota di un piano. La prima volta per la città di Olbia è anche la prima volta per la Regione Sardegna che una città si dota di un piano di azioni positive contro le discriminazioni. E questo è un risultato che è stato possibile grazie a tutto quel percorso che avete visto, grazie alla sensibilità dei decisori politici che avevano fatto la famosa formazione contro le discriminazioni e quindi grazie a un lavoro sinergico tra struttura tecnica, struttura politica, ma anche struttura associativa. Quindi per questo ci tengo a ricordarlo. Al gruppo di lavoro, delle mie colleghe, insomma tutti quanti, quindi questo è un lavoro corale, quindi i risultati che si sono raggiunti sono, andiamo avanti, quindi qui c'è un frullatore, no? Quindi vedete che lì dentro è finito tutto, le competenze, gli scambi, il lavoro con l'università, tutti i tavoli multi-stakeholder, multilivello finiscono in un bel mix, quindi in un bel estratto buonissimo di nuovi servizi e nuove policy istituzionali. Quindi alla fine per la città di Olbia, ma anche per tutte le città, si sintetizza tutto, si concretizza tutto il progetto CITES in 2 momenti importantissimi, che sono la costruzione di un nuovo servizio, che è lo sportello antidiscriminazioni della città di Olbia, sportello istituzionale, e il piano delle azioni positive contro le discriminazioni. Lo sportello antidiscriminazioni, andiamo avanti, eccolo qua, la nuova infrastruttura civica. Lo sportello, che è lo SPAD Olbia, questo acronimo, che è per la prima volta cogestito con una rete di associazioni, quindi in cogestione, in coprogettazione e in congestione.
grazie appunto, ovviamente avevamo un budget del progetto Cities, perché ci tengo che comunque il progetto ha previsto un budget, e dal mese abbiamo inaugurato lo sportello il 30 ottobre 2025. E quindi uno sportello che è aperto anche nelle altre città che fanno parte del progetto Cities, perché tutte le città abbiamo attivato questo servizio, tutte le città comunque ci confrontiamo per conoscere come funziona, come riuscire a, come dire, a farlo conoscere alla cittadinanza, a farlo sposare alla cittadinanza, poi vediamo come abbiamo iniziato noi, e poi abbiamo il piano delle azioni positive che è stato approvato dalla Commissione Servizi Sociali proprio la settimana scorsa ed adesso andrà all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, quindi verrà approvato e avremo un piano che ovviamente è un piano di intenti con tutta una serie di azioni che abbiamo previsto, tra cui appunto il potenziamento dello sportello antidiscriminazioni e la nascita delle antenne antidiscriminazioni che partiranno e verranno create all'interno delle scuole. Quindi gli istituti scolastici superiori di Olbia si doteranno di antenne antidiscriminazione che erano il compito, come dire, di catalizzare, conoscere e anche promuovere, divulgare cosa sono le discriminazioni, cosa sono le antidiscriminazioni, insomma tutto quello che poi verrà portato ad attuazione col piano grazie a delle linee guida. Quindi come siamo partiti dal fatto che le città dovevano dar spazio ad ogni storia, attraverso questi strumenti Olbia sta cercando di dar spazio a tutte le storie e combattere la discriminazione, contrastare la discriminazione prevenirla significa permettere e valorizzare la cultura della diversità, della differenza, dell'integrazione e del rispetto. E infatti cosa abbiamo fatto? Puoi scendere? Abbiamo donato un roll-up SPAD a tutti gli istituti scolastici superiori. Abbiamo donato questo roll-up in cui c'è il numero di telefono e la mail dello sportello antidiscriminazioni a quali i ragazzi, gli studenti, i professori possono, come dire, possono attivarsi, quindi chiamare, contattare lo sportello ed è stata una cosa che è stata veramente accolta con grande sensibilità, con grande interesse anche dagli studenti che soprattutto al liceo artistico l'hanno già iniziato a personalizzare, quindi l'hanno già un po' fatto loro. Quindi sono 7 gli istituti superiori di Olbia, tutte e 7 ci hanno accolto e hanno voluto assolutamente lo SPAD nella loro scuola e nei loro spazi comuni. Questa è la foto, insieme c'è una bella differenza, è la foto dell'anno scorso, della conclusiva della conferenza e che secondo me rende benissimo come dire, la città di Olbia, la sua multiculturalità e la sua anche capacità di lavorare insieme in un percorso di inclusione e di integrazione. Niente, questo è il riconoscimento che abbiamo ottenuto dalla Commissione Europea per la partecipazione al progetto. No, torno indietro, questo ci è stato consegnato proprio a Bruxelles alla fine di febbraio in occasione appunto della presentazione del progetto Cities al Parlamento Europeo. E poi alla fine abbiamo il gruppo di lavoro che è composto da me ma anche dalla collega Silvia Malodrotto, da Maria Grazia Tirotto, da Michela Mattana, Monica Piccotti, Susi Avellino, Roberta Cano, Alessandra Fella che non sono qua perché avevano impegni di lavoro, però io vorrei aggiungere appunto anche dalle associazioni New Generation on the Wave, dall'associazione Labint, dall'associazione Prospettiva Donna, dall'associazione Notti di Luce e delle Misericordie, che sono la rete che gestisce lo sportello. Insomma, noi abbiamo finito, noi speriamo di poter, Cities non finisce ma continua la sua vita, il suo percorso, quindi noi vorremmo che venisse sposato da anche altre città, da altri territori e ci rendiamo assolutamente disponibili per condividere e insieme lavorare affinché... Esatto. Sì, contaminare... Esatto. Quindi non so, c'è qualche domanda? Quindi.
Questa è una bellissima domanda e ti stupirò. C'è una giunta di centrodestra. C'è una giunta di centrodestra che ha sempre comunque sposato i progetti che facciamo, a partire da Itaca, arrivare ai Fami, allo stand, per cui in un certo senso è evidente che certi temi probabilmente sono trasversali. No, volevo solo aggiungere proprio questo. Noi abbiamo imparato che insieme si fa la differenza. Cioè non esiste un colore politico su certi argomenti, così come non esiste un colore della pelle per certi argomenti. Siamo tutti esseri umani e così ci sentiamo e ci troviamo. CITES ci ha insegnato che lavorare insieme, istituzione e terzo settore, perché io rappresento due associazioni, perché anche io sono intersezionale in senso positivo. Faccio parte dell'ABI, che è il laboratorio interculturale per l'integrazione di Olbia, che lavora ad Olbia nel territorio da 30 anni, insegna italiano agli stranieri con volontari come Giovanna, da 30 anni, quindi non da oggi. E invece nel 2023, proprio grazie al primo progetto Itaca, è nata un'associazione che si chiama New Generation on the Wave, che noi abbiamo voluto portare avanti e sosteniamo i ragazzi giovani proprio di nuova generazione che stanno cercando nel nostro territorio un cammino da costruire insieme, perché arrivano in Sardegna, arrivano ad Olbia nello specifico con una storia di immigrazione, arrivano con le storie anche delle loro famiglie, perché qualcuno è anche nato ad Olbia, ma trovano a volte fatica a trovare la strada. Perché comunque oltre la fatica di crescere propria dell'età, no? dell'adolescenza e sino all'età adulta, c'è anche il problema della lingua e ci sono anche altre difficoltà, riconoscimento dei titoli accademici per chi arriva da fuori anche già con delle competenze, e questo è il nostro obiettivo, far emergere tutte le competenze che abbiamo nel territorio e raccontare una storia diversa. Cioè la storia di quelle persone che arrivano qua con un background culturale da condividere per migliorare la società. Lo dicevo prima a uno degli studenti, giovani studenti che ho trovato giù all'accoglienza, uno degli hostess, mi faceva notare, facevo la battuta, no? Olbia, adesso è Olbia Tempio, prima era Sassari, quindi facevo una battuta su questo argomento, la divisione quindi a volte all'interno, no, delle stesse comunità, e lui così con molta semplicità mi ha detto: ho capito che qua non si dà ancora quel valore all'unità, cioè insieme si fa la differenza. Insieme volevo aggiungere una cosa. Allora, le antenne sono previste dal piano antidiscriminazioni, per cui ancora non sono attive, che verranno attivate non appena il piano passa in Consiglio Comunale e noi attiveremo le linee operative attuative, per cui se ne parlerà da settembre-ottobre del prossimo anno scolastico. Ecco. Poi lascio il microfono, volevo dire che lo SPAD, lo sportello, ha sede presso l'Olbia Community Hub, che è un altro spazio di innovazione sociale nato a Olbia che racchiude tanti altri servizi, proprio ha anche uno spazio fisico. Giusto per riprendere quello che diceva Nivia, il Comune ci ha trovato pronti quando ha fatto l'avviso, la manifestazione di interesse per gli enti del terzo settore che avessero voluto partecipare per gestire lo SPAD. E perché ci ha trovato pronti? Perché 6 associazioni olbiesi, qualche mese prima, aveva costituito un patto di collaborazione. 6 associazioni olbiesi hanno deciso di mettersi insieme e di lavorare insieme, perché insieme si fa meglio. Da soli, sia per la burocrazia, sia per la difficoltà di raggiungere finanziamenti, di fare proprio il lavoro, abbiamo deciso di metterci insieme. Quindi quando il Comune di Olbia ha pubblicato l'avviso non c'era problema di cercarci, eravamo già insieme e quindi abbiamo risposto all'avviso. E un'altra cosa,
Un'altra cosa che vorrei dire, in una delle comunità di pratica di cui vi ho parlato poco fa, hanno partecipato le associazioni. Sono andata io a Casalecchio di Reno con loro, con Olena, Patrizia e Giuliana, che oggi non ci sono, ma e quindi loro hanno avuto la possibilità di confrontarsi con altre associazioni che fanno parte delle città del progetto, per cui c'è stato uno scambio non solo noi di funzionari, ma anche di rappresentanti delle associazioni. Quindi veramente è stato un progetto ed è un percorso trasversale sotto tanti punti di vista. Qualcuno vuol dire qualcos'altro? La prima esperienza, sì. Grazie. Ah, sì. Quello che del vostro lavoro un approccio che riguarda l'esistenza. Tornando all'Africa, sei l'unica. Dopo una conferenza proprio all'università, dove chiediamo all'università cambiare il sistema di questo. Anche le scuole, le grandi scuole africane. Perché siamo arrivati lì perché ci sono gli scientifici, gli altri lettore e anche personaggi importanti del mondo accademico africano che si dividono in discussione. Allora, quale immagine che avete per poter accogliere questa esperienza che sta arrivando come una bomba? Perché bomba è senso negativo. Certo. È una bomba che sta arrivando, io vedo piuttosto molto difficile, noi non siamo capaci. Perché questo io dico. Perché ci sono africani che già hanno dei piedi, non una testa. Anche perché ripetono ciò che già è stato imparato nella cultura occidentale. E noi la poniamo come nuove risorse interculturali. Questo è il problema. Questo è. Allora, certo che è bellissima iniziativa. Io già 30 anni fa a Pisa l'ho fatto, l'abbiamo affrontato, così come state facendo, e poi ora un po', diciamo, come si può correggere le cose, e questa chiede Il segreto è insieme. Poter? Costruire insieme, perché quello che dicevamo prima, no? Allora, c'è un concetto molto banale quanto rivoluzionario. Un antropologo cubano nel secolo scorso, negli anni 50 del secolo scorso, parlava di transculturalità, perché lui voleva spiegare con questo termine quello che era la formazione, come si era costituita la nazionalità cubana. Perché Cuba oggi è una terra in crisi, tutti vogliono andare via da Cuba, ma un secolo fa era la terra dove tutti volevano andare. E c'erano spagnoli, francesi, inglesi, africani, cinesi, russi, perché era una terra fertile e anche proattiva. Tutte queste culture insieme non si sono divise, hanno creato proprio quello che lui chiamava transculturalità, cioè
quando due culture si incontrano, non per forza si devono separare, no? Come acqua e olio, non per forza si devono assimilare, assorbire, perché è in modo naturale avviene, non lo decidiamo noi, avviene in modo naturale che si influenzano. Quindi per arrivare a questo, cioè stare insieme, ascoltarsi. Un po' quello che è successo ad Olbia, no? Con la nostra testimonianza, noi siamo un'associazione, si chiama New Generation, Messico, Cuba, Ucraina, Tunisia, Marocco, Perù, Colombia, sono tutte le nazionalità, non è un'associazione diasporica dove ognuno rimane nel proprio, no, ci incontriamo e discutiamo e parliamo, perché poi alla fine, quando stiamo insieme, i problemi come esseri umani sono gli stessi. Quindi questo confronto è quello che fa la differenza, è un po' quello che è in modo naturale sta un po' avvenendo anche ad Olbia, perché noi ci incontriamo tra di noi ma anche col comune. Ci deve essere il rispetto dei ruoli dell'istituzione e della società civile, ma c'è anche quel passo in più che è quello di guardarsi negli occhi e sapere che è una persona con la quale ti puoi confrontare. Quindi insieme si fa la differenza. Grazie. Credo che si vede, non è per caso che ho chiesto a tutte queste belle donne di mettersi lì. È un esempio di lavorare in rete, un bellissimo esempio che dobbiamo seguire tutti quanti per andare avanti. Ci sono ancora più di 5 persone in linea, ma vi voglio chiedere un favore, se me lo permettete, perché ci sono diverse che dovevano intervenire. A tutti quelli, visto che il pranzo, il buffet è già pronto, poi c'è l'altra seduta che dovrebbe iniziare alle 15, se permettete facciamo una foto con queste belle donne e andiamo a assaggiare qualche pietanze dell'Europa e dell'Asia, se me lo permettete. Grazie. Quindi facciamo
iniziamo con questo momento così. C'è qualcuno che è ancora giù? Posso copiare? Posso copiare? Allora, visto che non c'è la musica, non siamo ballini, Falla ripartire. Siamo così. Nel mentre gli altri stanno sapendo che ci iniziamo. Sì, no? Non fanno che fa? Ok. Ok, adesso abbiamo
pochi minuti. Io chiederei c'è magari qualcuno che riuscirà a collegarsi successivamente, però a tutti noi chiedo la collaborazione. Aspetta che fanno la foto. Oh, yeah. Aspetti. Eccoci qua. Ma va? Ma pure tu però? Sì, io sono tutto sudato. Non viene a creare la confusione. Ok, perfetto. No, con la collega mentre poi la mia voce non è la voce, forza. La mia voce è la foto la voglio, quindi vedete anche la ragazza che Claudio. Questo piace la valore. Sì, vero. Sì, e poi ormai ci sei parrocchiani. Grazie veramente per questo sottofondo musicale, grazie alla foto, grazie. Ok, adesso Felix, sono qua dietro. Felix, vieni qua noi. Ok. Felix. Va bene. Ok, abbiamo, come dicevo, dobbiamo recuperare velocemente, abbiamo 14 minuti da recuperare per chi doveva intervenire questa mattina, per cui chiedo la cortesia a qualcuno delle dottoresse, quindi che devono intervenire, di intervenire entro i termini dei minuti. Se sono 5 minuti, sono 5 minuti, non di più. Se sono 7 minuti, sono 7 minuti, sono di più, altrimenti se sfioriamo non ce la facciamo. Per cui da questo momento chiamo subito la dottoressa Polo, dopodiché la dottoressa Silvia dell'Università di Sassari, che prenderà la parola quindi per
cercare di poter rallegrare, condividere con noi alcune idee molto belle. Grazie infinite. Un applauso. Grazie. Va bene qua per le luci. Stiamo digerendo bene anche col ballo. Grazie. Grazie a tutti. Mi presento da sola. Sono la Presidente della Commissione Salute e Benessere delle cittadine e dei cittadini del Comune di Cagliari e sono stata invitata, insomma, dagli organizzatori, da Felix, a questa bellissima iniziativa. Mi chiamo Rita Polo, come è stato detto, mi scuso stamattina, so che è stato un bell'inizio, ma non sono potuta venire, quindi insomma ci tenevo a esserci dal primo pomeriggio. Prima di tutto perché quindi sono una consigliera comunale, insomma sono la Presidente della Commissione che si occupa anche dell'inclusione delle persone straniere, apolidi, comunque insomma di tutte le comunità, quindi anche le politiche sociali che devono essere molto trasversali, che riguardano la vita di tutti noi. E mi ha fatto molto piacere essere invitata, ci stiamo vedendo anche per caso in città diverse volte ed è bello riconoscersi e soprattutto incontrarsi in questi momenti in cui sappiamo insomma che le vicende del mondo non sono troppo belle, troppo allegre, troppo speranzose, luminose, però proprio incontrandosi e avendo esperienze di confronto e di dialogo concrete, come anche questa di questi giorni molto, molto bella, molto varia, che vuole unire, penso siano davvero queste le occasioni per cui tutti ci ricarichiamo e continuiamo lì dove siamo a operare per la pace. Anche la parola diaspora, ieri riflettevo sul fatto che fa pensare proprio alle dispersioni, no? Invece operiamo per il contrario, per unire, per convergere verso il dialogo, per considerarci tutti uguali e capire quali sono le opportunità, quali sono gli ostacoli che invece ci impediscono questo. Fra questi ostacoli anche ultimamente è stato spiacevole pensare quanto fanno male anche delle parole che sui social spesso alimentano l'odio anziché essere usati diciamo per costruire ponti, per costruire appunto dialogo, incontro. In particolare voi sapete che anche a Cagliari c'è stato un episodio spiacevole di un incendio che sembra doloso in via del Collegio, nel quartiere della Marina, vicinissimo alla moschea, ad una moschea, vicinissimo anche ad una parrocchia, perché ovviamente la nostra città è luogo di incontro di culture e anche di religioni, quindi finora, diceva l'imam Trichi, mai c'è stato un momento in cui anche la comunità musulmana non si è sentita accolta, è sempre stato abbastanza semplice convivere, anche se loro sono un po' stretti, nella moschea è un po' piccola, però nei periodi in cui chiedono di pregare fuori possono allestire lo spazio proprio per la preghiera e tante altre cose, e soprattutto c'è una condivisione anche con la realtà civile e anche della parrocchia di Sant'Eulalia che è lì vicino. Però le parole sono importanti, quindi anche davvero riflettevo sul male che fanno, perché poi i social aumentano, sembra che alimentino l'odio, anche attaccando le persone al di là del motivo, cioè al di là quale sia il motivo poi effettivo. Alle volte non c'è una discriminazione, ma c'è coltivare l'odio anziché seminare e coltivare azioni positive, pensieri positivi. Quindi su questo riflettevo anche l'importanza da parte nostra delle istituzioni proprio di vigilare, di esprimerci a costo anche di ricevere a nostra volta parole e anche azioni magari non positive da parte di chi e dall'altra parte, nel senso, non coglie quello che c'è invece di più profondo tra le persone, che siamo tutti fratelli e sorelle e che siamo un'unica umanità, perché alla fine la sostanza secondo me è questa.
E mi piace molto come avete anche affrontato tutto questo programma. So che siete molto impegnati come comunità proprio per costruire le comunità e per tutelare anche le persone, nel senso che dare le informazioni, essere di riferimento agli altri, penso sia davvero un'azione, contribuire a questa azione di costruzione. Poi chiaramente ci sono tanti problemi, conoscete meglio di me cosa può essere il problema della mobilità universale, quindi di quelli che sono dei diritti che dovrebbero essere normali come diritti umani, invece abbiamo tanti ostacoli. E ancora l'unità tra le generazioni, anche questo mi sembra un contributo che soprattutto comunità molto varie, in cui ci sono anche tanti valori, tanti riferimenti per il valore della famiglia, dei figli, dell'educazione, al rispetto. Tutti questi valori è come se dovessimo un po' ricordarceli tutti a vicenda. E quindi anche cercare anche quello che di più ci unisce, no? Anche fra le nostre modi di vivere, di pensare, che però possono essere e dovrebbero essere sempre rispettosi gli uni degli altri, sia fra persone credenti e quindi che praticano e credono in una religione e che sono quindi ancora più vicini in questo, ma anche chi non crede, chi vive nelle nostre città. E su questo un piccolo aiuto è quello anche che stiamo cercando di fare nel Comune di Cagliari, sia valorizzando tutte le iniziative che possono esserci, quindi partecipando gli uni agli altri, stimolando per esempio anche le attività dei servizi nei quartieri, i centri di quartiere, in particolare ovviamente quello dove ci sono più anche comunità miste e quindi che possono accogliere i bambini magari delle famiglie straniere che ormai magari sono residenti, lavoratori, chi vive nelle nostre città, ad esempio quello della quartiere Marina. Ci sono varie occasioni in cui proprio si sta lavorando perché siano le comunità educanti, no? Come ci insegnano anche da tanti popoli a noi vicini dell'Africa o di altre realtà, in cui è tutta la comunità che si occupa per esempio dell'educazione, non è che è una cosa individuale di alcuni, dei genitori o magari di donne e uomini soli che devono affrontare le difficoltà di tutti i giorni, ma è sempre un'azione di tutta la comunità, e questo per me è molto importante. Stiamo cercando proprio di spingere in questa direzione anche i servizi comunali e quindi far coinvolgere anche i servizi comunali, quindi gli assistenti sociali, gli uffici del territorio, che sono ovviamente capillari verso questa direzione, apprendo il più possibile. Sappiamo già che nella scuola avviene, perché l'inclusione avviene lì dove c'è, però anche fuori dalla scuola è importante, no? Contaminarsi, fare delle azioni comuni, magari anche condividere tempo, cibo, iniziative. Un'altra bella cosa è che c'è anche la scuola serale, molti di voi penso lo sappiano, sempre nel quartiere Marina, in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale, è attiva la scuola serale anche interculturale, insomma, per le persone che magari possono o vorrebbero finire gli studi, prendere dei titoli o migliorare nella lingua, proprio per una maggiore anche conoscenza degli strumenti, no? Per vivere qui in questo momento. E ancora il regolamento della consulta, su cui in particolare sto lavorando io, perché essendo compito della commissione consiliare stiamo impiegando un po' di tempo, ma perché poi vogliamo che sia una consulta delle persone straniere apolidi, aperta anche alla doppia cittadinanza. Molto probabilmente stiamo verificando le ultime burocrazie, perché deve passare l'iter degli uffici amministrativi per essere poi praticabile. E non solo sulla carta, ma che gli uffici collaborino, e quindi insomma ci saranno anche altri appuntamenti in cui sarete coinvolti, e anzi abbiamo bisogno proprio che ci siate e di lavorare insieme. Va bene? I minuti così. Grazie infinite, grazie. L'importante e interessante, no? Questa la dimensione della comunità educante. Sapere che l'educazione non è soltanto un fatto che è relegato alla scuola, che è relegato alla famiglia, ma è tutta la comunità insieme, e quando si riesce a fare rete veramente, quando la società diventa una società educante, allora tutto fila come dovrebbe andare.
Per cui ci auguriamo che questi piccoli passi che voi state mettendo in atto possano essere sempre incoraggiati e sostenuti e che possano allargarsi a Macadoglio, come si suol dire. Grazie infinite di cuore. Adesso do la parola alla dottoressa Silvia Sereni. Prego. Un applauso per lei, dell'Università degli Studi di Sassari, e quindi io non posso. Sì. Allora, lui è parte del progetto, quindi deve stare qua. Allora, intanto di nuovo buon pomeriggio. Io ho chiesto di proiettare un video mentre parlo, in modo che le parole, insomma, ormai anche pomeriggio, dopo pranzo, per cui è meglio che si vedano le attività che abbiamo fatto come Università di Sassari, spesso anche assieme all'Università di Cagliari, ma l'idea è che, essendo un'isola, queste qualità che l'isola ha proprio di accoglienza, ma anche di una specificità che deriva per esempio dall'avere la Fondazione di Sardegna, che ci dedica tutti gli anni 40 borse, in particolare per gli studenti che arrivano dal Maghreb in generale, ma in particolare Sassari si è qualificata per un progetto proprio che si chiama Inclusive UNIS, che ospita studenti provenienti appunto da diverse destinazioni, che arrivano proprio con l'aiuto di persone come Don Felix, che in qualche modo ci sostiene nel partenariato. Ecco, non è un problema solo di borse di studio, di partenariato, il problema è che l'università è sparito? Fatichiamo tanto e sappiamo di dover faticare molto di più quest'anno, perché i regolamenti per gli studenti internazionali stanno diventando sempre più restrittivi, quindi ogni studente che vedete qua con la sua storia, e alcuni sono qua, no? Vedo Cedron, vedo ovviamente Jules, no? Alcuni studenti che sono qua sanno qual è il percorso ottimale per diventare studenti internazionali nei nostri atenei, perché senza una preparazione iniziale nei paesi d'origine la fatica è triplicata. Quindi io ho conosciuto, in questo caso c'è Divine, Cedron e Jules, un anno prima che arrivassero. Quindi qual è l'obiettivo? Noi diciamo nella letteratura people-based approach. È vero, un approccio basato sulle persone, ma soprattutto un approccio istituzionale dove gli studenti appunto si preparano un anno prima. Un anno prima vuol dire che imparano la lingua italiana e che vanno a chiedere il visto in ambasciata con molta più tranquillità. Poi Jules ha qualche problema, Cedron l'ha avuto, perché le ambasciate richiedono una grande conoscenza dell'italiano, ma anche una serie di requisiti che le famiglie devono avere. Allora, non siamo pronti per accogliere, le università non sono ancora pronte secondo me, perché hanno la necessità di essere maggiormente supportate e di supportare di più. Maggiormente supportate perché, oggi lo diceva anche la questura di Cagliari. La questura di Cagliari lavora benissimo, così come quella di Sassari assieme a un partenariato, ma a seconda del questore non riusciamo a lavorare bene, perché dietro le persone ci sono i progetti, lo ha detto veramente con molta chiarezza il questore, e quindi non siamo pronti perché dovremo lavorare un po' più assieme e garantire per le ambasciate che gli studenti che arrivano realmente vogliono stare con noi e lavorare con noi. Abbiamo avuto anche una quota di studenti che hanno preso le borse e sono andati via, e quindi quel corridoio, alcuni corridoi li abbiamo chiusi proprio per quel motivo, perché quasi tutti quegli studenti di quella nazionalità non volevano imparare l'italiano e non volevano stare nella nostra università. Mentre sappiamo che con alcune ambasciate si riesce a lavorare molto bene proprio perché abbiamo studenti che hanno dato questa bella energia. Noi dobbiamo supportarli di più, perché ogni studente che arriva è una storia. Oggi stiamo lavorando anche con l'Università di Cagliari, con gli studenti palestinesi, e sappiamo che appunto ci sentivamo attrezzati per lavorare col Congo, per lavorare con la Nigeria, per lavorare con la Tunisia,
Gli studenti palestinesi ci pongono altre questioni, altre competenze che, devo dire, stiamo iniziando ad acquisire. Qui trovate alcuni lavori che abbiamo fatto con gli studenti, perché anche a distanza, loro hanno seguito il cosiddetto foundation course a distanza, che ci ha consentito appunto di accoglierli. Questo è in particolare il progetto Unicor con l'UNHCR. Qui ci sono gli studenti che arrivano dal campo dei rifugiati in Eritrea, però appunto il Foundation Course in realtà ci ha anche consentito di conoscere il Congo-Brazzaville. Sappiamo bene, tutti parlano di Congo in generale, io ogni volta devo dire di avere una conoscenza in più proprio grazie a voi. E perché non siamo attrezzati? Perché dobbiamo avere una chiara idea di che cosa sono i mediatori culturali dentro l'università. E qualcuno lo diceva, forse proprio la collega di Olbia, dobbiamo costruire un mediatore culturale capace di transculturalità, cioè non può essere un mediatore capace di dialogare con i ragazzi del Congo piuttosto che con i ragazzi tunisini. Io ho imparato in questi anni che gli studenti arabi sono diversi dagli studenti del Congo, ma che sono anche diversi dagli studenti del Mali. Allora a loro ho chiesto, ma perché non sempre siete tutti assieme? Perché mi hanno risposto, forse proprio Cedron, sono nate le comunità, e quindi c'è la comunità degli angolani, c'è la comunità dei maliani, allora non siamo ancora pronti, non è, è un termine che in letteratura, nelle nostre ricerche utilizziamo, ma transculturalità non è ancora iniziata in Sardegna, forse in Francia, non lo so, però sicuramente dobbiamo ancora lavorare molto. Ecco, l'università questo vuole fare, anche grazie a questi lavori, alle iniziative che con Don Felix organizziamo per mettere assieme. Ho visto dei colleghi, vi dico, che mi hanno chiesto, ma come mai, da dove arrivano, ma come fai a portare tutti questi ragazzi dall'Africa? Allora presento ovviamente Don Felix piuttosto che Don Etienne che arriva dal Camerun. Don Etienne e Don Felix finalmente lavorano assieme, io lavoro con loro, però non sempre è facile questo dialogo, quindi vuol dire che l'università deve essere veramente un servizio per il territorio, per creare proprio quella che è una nuova realtà culturale, perché non siete più africani, non siete europei, non sono ovviamente vicino alle vostre culture perché le conosco poco, ma credo che la vicinanza ci aiuti. C'è un bellissimo libro che parla di doppia assenza. Ecco, gli studenti di questo progetto mi hanno spiegato che cos'è la doppia assenza, non essere lì, non essere qui, certe volte non essere accettati lì, certe volte non essere ancora dentro qui, ma di fatto costruire un percorso, perché questa doppia assenza in realtà diventa una grande risorsa. Anche noi che ci trasferiamo da Cagliari a Sassari sentiamo questa doppia assenza, quindi io mi medesimo molto negli studenti, e per me il people based approach è dare il mio numero di telefono a uno studente che possa veramente sentire me come una persona di riferimento nella sua traiettoria progettuale. E vi ringrazio solo questo. Eccolo, puoi dire qualcosa anche tu di quello che abbiamo fatto? Io appena ho visto il video che è finito sono passati 7 minuti. Sono passati, grazie per essere stati nei tempi. Ecco, Felix dov'è? Vabbè, c'è Don Felix, qua Felix non c'è, quindi è strano, no, questa cosa qua. Ok, noi iniziamo con, abbiamo recuperato un po', chi doveva parlare stamattina? Sì, perché siamo uomini tutti e due. Allora adesso, ecco, abbiamo qua in sala, dobbiamo avere un collegamento alle ore 15 e già 15:20 da Roma. Mi fate segno se c'è il collegamento? Sì? Ok, il collegamento c'è? Perfetto. Quindi possiamo fare partire il collegamento.
Sì. Sì? Mi sentite? Posso procedere? Sì, sì, la sentiamo, grazie. Okay. Grazie per essere tra noi. Adesso le diamo la parola così ascoltiamo il suo contributo. Grazie infinite. Un applauso di accoglienza così. Grazie a voi. Ok, buongiorno a tutte e tutti, io sono Salvatore Sortino, sono il direttore dell'ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Innanzitutto per me è un grandissimo piacere, anche se in collegamento remoto, essere qui presente virtualmente con voi a Monda in Sardegna, l'International Diaspora Expo. Voglio presentare i miei saluti alla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e al Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, e ovviamente a tutte le autorità presenti. Desidero inoltre ringraziare il coordinamento Diaspora in Sardegna, Codisard, per l'invito e il lavoro svolto nell'organizzazione di questa iniziativa, e alla Regione Autonoma della Sardegna e a tutte le altre istituzioni, gli enti locali, le associazioni che con il loro supporto hanno reso questo evento possibile. Infine un caro saluto al coordinamento italiano delle diaspore per la cooperazione internazionale, il CIDICI, e a tutte le organizzazioni delle diaspore presenti e quelli con cui abbiamo avuto il piacere di lavorare, di collaborare negli ultimi anni come OIM. Io vorrei brevemente introdurre con il mio intervento il legame che unisce la mobilità umana e lo sviluppo a partire da due parole, radici e dialogo, in quanto io credo descrivono bene qualcosa che le diaspore già fanno in qualche modo da sempre, indipendentemente da qualsiasi riconoscimento esterno, cioè il mantenere legami vivi tra territori, far circolare conoscenze, competenze e pratiche in entrambe le direzioni. Questo è un lavoro di dialogo quotidiano che nasce dall'esperienza e dalle relazioni che le comunità transnazionali costruiscono e coltivano proprio grazie al loro vissuto. La legge 125 del 2014, che ha riformato la cooperazione internazionale allo sviluppo in Italia, ha rappresentato una svolta importante in questo senso. Io credo che la legge abbia riconosciuto infatti alle diaspore come parte attiva della cooperazione internazionale, aprendo uno spazio istituzionale a un protagonismo che le diaspore in qualche modo già esercitavano. E quindi da un lato un riconoscimento formale che permette a tutto l'ecosistema di organizzazioni e istituzioni legate alla cooperazione di ascoltare, affiancare e sistemizzare il loro lavoro quotidiano delle diaspore, ma è anche un passo avanti verso una decolonizzazione degli aiuti, una validazione di un processo che mette in evidenza l'importanza del coinvolgimento delle comunità locali per uno sviluppo che sia sostenibile e partecipativo. Ovviamente le organizzazioni delle diaspore sono spesso realtà piccole e con risorse limitate. Queste ultime devono poi affrontare limiti strutturali che fanno sì che l'accesso ai finanziamenti e a opportunità di formazione siano decisamente limitate e che manchino i presupposti per un dialogo alla pari con le istituzioni. È in tal senso che come OIM noi lavoriamo da più di 10 anni, soprattutto attraverso il programma Amico, Associazioni di Migranti per il Co-Sviluppo, che è finanziato dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo e attraverso il quale offriamo opportunità specifiche di formazioni, di supporto tecnico e anche di finanziamento. Negli anni abbiamo coinvolto più di 600 organizzazioni della diaspora sul territorio e finanziato 84 progetti ideati e implementati da diaspora, con il fine di colmare i divari di opportunità per la diaspora e facilitare le iscrizioni delle associazioni all'elenco degli enti accreditati dall'AICS per poi esercitare cooperazione allo sviluppo. Sul fronte del coordinamento invece abbiamo un altro progetto, il progetto Draft the Future, che ha coinvolto oltre 100 organizzazioni in tutta Italia. Ha supportato e accompagnato la nascita del coordinamento italiano delle diaspora per la cooperazione internazionale, uno strumento concreto quindi per garantire la partecipazione di tutte le realtà del territorio nel dialogo con le istituzioni. Ed è in questa logica che si inserisce Codisard a livello territoriale e che IDEXPO trova il suo senso, proprio la valorizzazione, la collaborazione, il protagonismo, il coordinamento, le radici e il dialogo. Ovviamente restano ancora numerose sfide da sfrontare, ma per noi la direzione resta chiara, ed è quella di passare da una logica di inclusione a una logica di co-costruzione, in cui le diaspore non sono destinatarie di iniziative pensate da altri, bensì protagoniste competenti nei lavori decisionali, nei tavoli decisionali.
Vi ringrazio quindi nuovamente per l'invito e come OIM restiamo impegnati a sostenere il protagonismo delle diaspore nello sviluppo, nella coesione sociale e nella cooperazione internazionale e speriamo di vedere e supportare numerose altre iniziative come questa. Io vi auguro un buon lavoro e una buona continuazione. Grazie ancora. Ovviamente è più facile attendere qua dopo con un pranzo che attendere in linea. Ecco, mi sa che c'è un altro intervento, ok, che facciamo così concludiamo con l'intervento che sono in linea. Chi è rimasto in linea? Prima, subito dopo parlerà, quindi Olena Golu dopo. Quindi in linea, se mi mandate chi è in linea subito, Sordina? Ok, Sortino, ok. Quindi... Ah? Del Donato? Alessandro De Donato, è quello che mancava, perfetto. Ecco, quindi se mi cancellate quelli che hanno già parlato, perché altrimenti li facciamo fare il bis, e Gesù non vuole, no? Ok. De Donato? Ciao Claudio, grazie mille. Non è previsto il mio intervento, quindi rilascerei la parola a voi, così non perdete altro tempo. Grazie mille. Ok, perfetto. Grazie infinite. Allora, grazie. Olena, Golluco ti prende la parola. Sì. Buonasera a tutti, mi chiamo Olena Golup, sono mediatrice linguistico-culturale di origine ucraina, membro dell'associazione New Generation di Olbia, come abbiamo detto fondata 3 anni fa da mediatori culturali di diverse nazionalità, referente della comunità ucraina in Sardegna. Oggi siamo riuniti qui non semplicemente come rappresentanti di culture, paesi e comunità diverse. Siamo uniti da valori comuni, rispetto, dignità, umanità, desiderio di pace e familiarità con le culture di altri paesi. L'Ucraina è uno stato dell'Europa orientale. Questo paese ha una ricca storia e antiche radici culturali. L'immigrazione ucraina è iniziata negli anni 90 e si è intensificata negli ultimi anni, soprattutto dopo l'inizio della guerra, che ha portato a una grave crisi umanitaria con milioni di persone sfollate. Al 1 gennaio 2026 la popolazione ucraina residente stabilmente in Italia ammontava a 383.000 persone, pari al 10% della popolazione extracomunitaria. Secondo l'Istat, a 1 gennaio 2026 in Sardegna risiedono 4.360 ucraini. I cittadini ucraini apportano alla Sardegna un contributo fondamentale in termini di stabilità socio-assistenziale, supporto demografico e forza lavoro essenziale, concentrandosi principalmente nel settore dei servizi alla persona, nel turismo e nel commercio. I settori economici principali del contributo ucraino: servizi di assistenza sociale e familiare, turismo e alberghiero, commercio e logistica, imprenditoria straniera. Una parte della comunità contribuisce attivamente all'economia regionale attraverso apertura di microimprese, partecipando al tessuto economico che in Sardegna conta oltre 10.000 imprese a conduzione stranieri. I principali vantaggi per la Sardegna: contrasto al calo demografico,
sostegno al sistema di sicurezza sociale. Trattandosi di una comunità ad alto tasso di occupazione regolare, il versamento di contributi e delle tasse locali sostiene economia e il bilancio regionale di previdenza sociale. Nuova forza lavoro qualificata. Tra i cittadini ucraini giunti in Sardegna si registra un'elevata percentuale di persone scolarizzate o hanno titolo di studio specialistici, in possesso di competenze linguistiche e professionali. Il beneficio culturale. I cittadini ucraini godono di un elevato livello di integrazione sociale, facilitato anche dal loro patrimonio culturale europeo. Scambio interculturale e bilinguismo. Nelle scuole e nei contesti associativi la presenza ucraina stimola il pluralismo culturale. In Sardegna sono nate diverse reti associative di varie nazionalità. Queste realtà non solo gestiscono le emergenze e la solidarietà, ma organizzano eventi, mostre e iniziative culturali che offrono ai cittadini sardi opportunità di aprirsi alle tradizioni dell'Est Europa. Desideriamo che questo evento diventi uno spazio in cui vengano ascoltate le voci importanti, nasca la comprensione reciproca e in cui insieme compiamo un passo in un futuro più umano e più pacifico. Grazie di ascolto, grazie di invito. Grazie infinite. Adesso diamo la parola a Don Elenio Abis che ci parlerà della comunità cristiana dell'Oriente. Un applauso così l'accogliamo in sala. Grazie e buon pomeriggio a tutti. La più bella esperienza che un uomo può vivere è quella della relazione, perché chiamati a entrare in relazione con gli altri. E personalmente una delle esperienze più belle che ho vissuto è proprio quella di vivere in Medio Oriente, in particolare in Terra Santa e in Libano, con uno studio specifico anche da un punto di vista internazionale. Si parla di diaspora e mai come in questo momento, da un punto di vista geopolitico internazionale, per la situazione che tutti conosciamo, è importante ribadire il concetto di diaspora. Il linguaggio è assai importante e il termine diaspora viene dal greco, diasporein, che significa dispersione. Si è parlato di immigrazione e c'è tutto uno studio dove viene fatta una differenza tra immigrazione e diaspora. Una dispersione che oggi è da ribadire soprattutto da un punto di vista culturale. E in particolare il 1993 per il diritto internazionale e per la Carta dei diritti dell'uomo fu un anno cardine. Perché? Perché ciò che caratterizza ogni popolo, ogni nazione, è quell'aspetto culturale che ha a che fare con la profonda dignità dell'essere umano che si riconduce a una appartenenza e a una identità. Ecco perché, dicevo, nel 1993 viene sancito dalla Carta dei diritti dell'uomo, sia da un punto di vista appunto del diritto internazionale, a Vienna, quella che è la libertà religiosa non soltanto da un punto di vista delle religioni cosiddette teiste, cioè che si rifacevano in particolare a un Dio, ma viene sancito nel 1993 una libertà religiosa da un punto di vista globale, per chiunque. Ecco perché l'importanza della diaspora, l'importanza di quella che abbiamo detto
viene considerata una dispersione, perché uscendo dalla propria terra non esiste un popolo che non abbia da presentare una propria identità, una propria appartenenza. A questo riguardo, oggi più che mai, è da tener presente la differenza, anche per il diritto internazionale, di quello che è l'elemento religioso dal fenomeno religioso. Oggi si sta riparlando, soprattutto per il continente europeo, di quelle che sono le profonde radici cristiane di un popolo. Non ultimo il viaggio del Santo Padre Leone in Spagna. E questo ci dà la possibilità proprio di vedere come, se c'è qualcosa che è rimasto immutabile, è proprio l'elemento religioso che caratterizza i popoli del Medio Oriente, di tutta l'Asia. Pensate che per quanto riguarda i cristiani, solamente in Libano sono presenti 6 riti diversi. Il mondo cattolico ha 24 riti, pensate, solo in Libano sono presenti 6 riti diversi. Il rito maronita, il greco melchita, il siro antiocheno, il copto, l'armeno, proprio perché il latino, proprio perché ognuno, nonostante della propria terra, ha un senso di identità, di appartenenza. Cosa hanno creato le comunità della diaspora, per esempio, di questi 6 gruppi rituali differenti? Hanno creato un ponte che dalla loro terra li ha portati nei luoghi del mondo dove si sono stabilizzati a portare quella loro identità, a portare quella loro appartenenza. Tant'è che anche da un punto di vista canonico, per esempio, ogni chiesa con un differente rito ha dovuto nominare, per esempio, dei assistenti religiosi, dei parroci, addirittura dei vescovi. Prendo per esempio l'esempio della Chiesa maronita che in Africa, in Costa d'Avorio, ha un suo vescovo. E oltretutto, in Costa d'Avorio, che cosa hanno portato al di là di un'appartenenza, di una cultura, di un'identità? Hanno portato quello che ogni popolo da sempre, entrando in relazione con un altro popolo, consegna, cioè l'economia, il commercio. Pensate che in Costa d'Avorio, per quanto riguarda appunto il rito maronita, e quindi si rifà al popolo libanese, c'è una vera e propria struttura da un punto di vista economico dove sono i più grandi detentori di grandi supermercati, di grandi aziende, proprio perché naturalmente portano quella che è una loro specificità. Noi dobbiamo ritornare a questa importanza perché? Perché quando parliamo di elemento religioso, parliamo appunto di una dignitas. E quello che la Carta dei diritti umani ha sancito era proprio questo: fare in modo che a partire da un elemento religioso così forte, tant'è che si dice che nel mondo asiatico, ma anche nel mondo medio orientale, non esiste l'ateismo, cosa che invece ha preso piede qui nel continente europeo. Perché? Perché naturalmente ogni popolo, come dicevo, ha una sua identità, ha una sua dignità. E allora riprendere in mano un concetto forte come l'elemento religioso, soprattutto in questo momento anche geopolitico internazionale abbastanza intenso, oltre che forse anche complicato, significa rimettere al centro, nel cuore di tutto il mondo, un processo di globalizzazione che prende in considerazione lingua, popolo, cultura, fede, economia. Cioè c'è un vero processo
che si deve prendere in atto per che cosa? Per una valorizzazione di quello che è l'elemento fondamentale di ciascun popolo. Se noi togliamo una di queste dimensioni, compreso l'elemento religioso, stiamo venendo meno non solo a una vocazione, a una chiamata che come persone, come dignità della persona abbiamo ricevuto, ma stiamo impoverendo, stiamo rendendo più povero il mondo, perché ognuno di noi nella sua specificità di cultura, di lingua, di tradizioni, porta un di più. E allora vedete come lo spostarsi in fondo non è un disperdersi. Spesso si ha questa concezione. Ci si disperde, si lascia la propria terra per i diversi motivi, tant'è che la differenza tra diaspora e migrazione all'inizio era proprio questa. La diaspora è chi lasciava il proprio paese, la propria terra, per un motivo politico, di guerra, economico, ma non dobbiamo vederlo come un subire una situazione che ci viene imposta da qualcosa che diventa più forte. Lo abbiamo sentito da un punto di vista dello studio, con le esperienze delle università, di Sassari per esempio, l'abbiamo sentito da un punto di vista anche della giurisprudenza, della legalità stamattina con il questore di Cagliari. Perché non vederlo anche da un punto di vista di quello che è un cammino secondo il proprio credo che ognuno di noi professa, dove diamo all'altro un di più. E allora oggi rimetterci con lo sguardo verso l'Oriente significa rifar splendere il sole su tutto il mondo. Noi sappiamo che il sole sorge a Oriente, tant'è che le chiese sono tutte rivolte verso Oriente, e nella antica architettura, in particolare romanica, sul presbiterio, nella zona presbiteria dell'altare, c'era una finestrella finissima che si chiama bifora, da dove nel punto principale della giornata entrava uno squarcio di sole, perché da Oriente sorge la luce. E allora perché non rivolgerci nuovamente verso l'Oriente, ma verso tutte quelle comunità che non si sono disperse, ma che sono venute a portare un elemento fondamentale per entrare in relazione tra noi, ognuno appunto con quel credo che professa, al di là appunto, ecco perché è un anno cardine, come dicevo, il 1993, perché non solo ha ripreso in mano quella che era la religio, no? Secondo la definizione latina del termine, ma ha ripreso in mano quello che è un diritto fondamentale dell'uomo, esprimere il proprio credo religioso. E questo fa in modo che ognuno, esprimendo il proprio credo religioso, mette in atto un vero e proprio cammino di che cosa? Di cultura, perché la fede è cultura, e finché la fede non diventa cultura, l'uomo, la creatura, l'uomo contemporaneo, non può esprimersi nella sua pienezza. Oggi sappiamo quanta difficoltà, anche proprio dal Medio Oriente, abbiamo in questo dialogo anche interreligioso. Il mettere in comune ognuno la propria identità, la propria appartenenza, farà in modo che non solo cesseremo le guerre, ma partiremo da un elemento fondamentale che viene per diritto naturale dalla coscienza dell'uomo, dove c'è qualcosa più grande di noi che ci dà la possibilità di poter stare insieme. Ecco perché all'interno di tutti questi 3 giorni è bello che ci sia questo fil rouge, no?
dove non ci si disperde, ma si fa in modo che ci si possa incontrare per rendere visibile qualcosa di invisibile, cioè qualcosa di misterioso. E questa è la relazione tra l'uomo e la donna contemporanea. Grazie. Grazie carissimo, perché con il tuo intervento mi dai la possibilità di poter sottolineare quella importanza, no? La grande domanda che mi ci sta chiedendo in questi giorni è proprio questo. Dopo che cala lo siparietto di questo evento, lunedì mattina cosa sarà? Cosa sarà lunedì mattina? Ecco, e quindi richiamando a quello che stavi dicendo, diventa l'occasione dove concretamente si cerca di vivere quelle relazioni, quella rete che è stata costruita con fatica in questi giorni, fare sì che continua a esistere e inizi veramente a emergere. Questo è il grande obiettivo di queste giornate, non disperdendoci, bensì coesi, alzando la testa e camminando insieme. Do quindi il benvenuto sul palco alla dottoressa Li Van Dang, che accogliamo con un applauso, che ci parlerà dell'Euroasia. Ecco. Ecco. Allora, innanzitutto grazie anche a Paolo, siamo colleghi di Roma, e darmi la possibilità di essere qui, Cagliari. Io ho riscoperto Cagliari nel 2006, quindi esattamente 20 anni fa. E una delle mie migliori amiche è sarda e l'ho conosciuta a Pechino appunto più di 2003, facciamo i conti, 23 anni fa. E mi ha dato la possibilità di conoscere la Sardegna, i sardi, e scoprire la vostra cultura, quindi al di là mi piace molto questa terra perché è accogliente, è bella, è tanta tradizione. Quindi ritornando al discorso di oggi, allora innanzitutto io chi sono, no? Forse non lo sapete. Sono nata in Cina e trasferitemi in Italia all'età di 6 anni, e quindi diciamo che rappresento la seconda generazione quindi dei cinesi che vivono e insomma sono cresciuti e si sono affermati qui. Io diciamo che ho avuto la possibilità e fortuna di studiare in 3 paesi con borse di studio, in Italia, in Inghilterra e in Cina. E quindi avendo fatto studi di giurisprudenza, sono avvocato, alla fine ho deciso di ritornare in Italia perché volevo dare un mio contributo al paese che mi ha accolta e grazie alla mia origine, ovviamente, come tanti altri rappresentanti, noi siamo un ponte culturale e commerciale che ci dà la possibilità di creare nuove opportunità e quindi io penso che grazie alla nostra identità multiculturale noi non siamo diversi, ma proprio questa ricchezza, questa diversità è vista nel suo lato positivo perché rappresenta un valore aggiunto. E quindi quando ero piccola, no, tanti mi chiedono: ma tu ti senti italiana o cinese? Solita domanda che fanno anche a voi, io penso. E io rispondo: io mi sento cittadina del mondo, perché queste barriere sono solo talvolta insomma territoriali oppure culturali, e invece la nostra bravura e capacità fa sì che questi confini vanno oltre, non ci sono più confini. E un esempio palese, per esempio, secondo me, no? Sotto il Covid questo virus non ha diciamo un credo religioso o una razza, eccetera, no? Ma in realtà ci siamo trovati di fronte a una sfida globale che necessitava
di coesione, di cooperazione tra i vari popoli, tra i vari paesi. E quindi proprio in quel periodo la nostra associazione, Silk Council rappresento, noi promuoviamo relazioni culturali e commerciali tra Cina, Italia e altri paesi nel mondo. Noi per esempio organizziamo, riceviamo delegazioni istituzionali, commerciali e culturali, ovviamente dalla Cina, che invece vogliono conoscere meglio l'Europa e ovviamente l'Italia, che insomma io sono cresciuta qui, ma anche altri paesi, non so, Spagna, Svizzera, Germania, oppure insomma il Nord o l'Africa, insomma. E penso che proprio il dialogo sia la base, perché solo con la conoscenza noi non siamo diffidenti verso un'altra persona, perché altrimenti tu pensi che quello è un nemico, ma non è vero. È solo un preconcetto, un stereotipo, direi, no? E, quindi, per esempio, nel 2016 ho avuto la fortuna, ero stata invitata da Ugo Menchioda e Franco Pittau a rappresentare per l'IDUS le varie comunità straniere a Roma, al Teatro Don Orione. Per me quella volta è stato un grande onore, perché alla fine la mia storia, come le storie di tante altre persone, sono simili, perché veniamo da un altro paese, da zero abbiamo creato quello che siamo oggi, e questo ci fa onore, perché l'etica del lavoro e i valori ci hanno fatto crescere, e questo paese meraviglioso ci ha accolti. Quindi penso che sia fondamentale appunto cooperare tra di noi. Infatti lo slogan della nostra associazione è Facing Global Challenges Together, perché qualsiasi sfida non si affronta da soli, ma se siamo uniti, cioè una goccia fa l'oceano, no? E soprattutto, per esempio, sempre nel periodo del Covid, mi ricordo che la nostra associazione ha collaborato con associazioni italiane tipo la Dossetti, un evento alla Camera dei Deputati, dove abbiamo denunciato la situazione di discriminazione verso i cinesi che vivono e lavorano, studiano qua, ma anche gli italiani, perché quel periodo l'Italia era fortemente colpita dal Covid, e mi ricordo un imprenditore che ha fabbriche in Italia, in Cina e altri paesi, quando è ritornato, lui ha una coppia mista, diciamo bambini misti, coppia italo-cinese, nelle Marche, un piccolo paesino, alla sua villa gli hanno messo la targa "siete untori", cioè come i Promessi Sposi, no? Cioè, questo è un episodio che è un po' buffo, però fa capire com'è drammatico, no? Perché si discrimina, cioè, in Italia uno stesso italiano, cioè, e quindi quell'occasione, per esempio, si sono rivolti alla nostra associazione e noi abbiamo denunciato questa situazione, e facendo anche tantissime campagne mediatiche, anche proprio per spiegare dei fenomeni sociali, insomma, gestione del Covid e così via. E, insomma, gli esempi sono tanti. Io in realtà avevo un video, non so se c'è l'audio, per farvi capire cosa facciamo. Quindi per esempio qua riceviamo varie delegazioni istituzionali della Suprema Corte cinese, della Chinese Overseas, oppure delegazioni commerciali dell'ufficio economico a Ningbo, che è il secondo porto più grande della Cina, e tra l'altro l'Italia e la Cina avevano firmato un accordo bilaterale per il Sina Park, è il primo parco ecologico dove è suddiviso per cluster, green energy, life science, eccetera eccetera. E poi proprio in quel periodo del Covid c'è stato, insomma, episodi di discriminazione, invece noi ci siamo battuti tantissimo, quindi abbiamo avuto l'appoggio dei media italiani, cinesi, internazionali e delle istituzioni cinesi e italiane. Tant'è vero che poi il presidente Mattarella aveva organizzato un concerto italo-cinese
Insomma, io sono stata invitata, le uniche 3 persone insomma, della comunità cinese, quindi mi sento molto onorata. Grazie. E poi ovviamente organizziamo molti eventi con molte associazioni italiane, straniere. Abbiamo organizzato anche delle eventi di formazione con delle associazioni africane per imprenditori africani cresciuti qua, insomma. Quindi secondo me creare delle reti di associazioni è veramente potente, perché l'unione fa la forza. E quindi facciamo formazione, per esempio, alle imprese cinesi che hanno investito in Italia. Questo per esempio l'abbiamo coorganizzato con la CISPIET, che è simile all'ICE ma ha un ruolo più importante istituzionale, oppure con tantissimi studi in Cina, Europa, eccetera. Abbiamo organizzato altri eventi di formazione, eccetera. Vabbè, comunque seguiteci, c'è il sito web e grazie mille. Ci sono tante cose da dire ma il tempo non è sufficiente. Grazie. Ma non possiamo esaurire tutto il tempo, perché se noi le lasciassimo di raccontarci tutto, la curiosità non esiste più. Ecco, quindi questo qua cosa significa? Che quello che è rimasto diventa una cosa che ci dà l'occasione di agganciarci per poter approfondirla in un secondo momento. Quindi avrò la Ecco, certo, di ritornare a Cagliari, certo. Magari non a Cagliari, magari saremo a Olbia, oppure saremo a Sassari, però. Sono stata a Sassari, Olbia, per i corsi di formazione. Perfetto. Delegazioni asiatiche e italiane. Io rappresentavo la delegazione italiana. Benissimo, grazie infinite, grazie di cuore. Ok, grazie infinite. Allora chiamiamo sul palco un attimo la dottoressa Rana Jamul, che ci parlerà proprio della comunità del Libano come crocevia. Un applauso di accoglienza, di incoraggiamento e di sostegno. Buonasera a tutti, grazie che siete venuti qua, grazie a tutti i miei colleghi, i miei amici che hanno sostenuto e supportato anche questa iniziativa. Così mi sentite meglio? Allora, io sono Rana Jamul, sono libanese e vivo in Sardegna da quasi oltre 20 anni, per non essere precisi. Allora, oggi mi preme di più, infatti, parlare della situazione del Libano. È una cosa molto delicata, infatti, la situazione del Libano. Adesso ovviamente sapete, tutti sentite che c'è questa guerra e tantissimi rifugiati dal sud del Libano, ma è tutto il Libano è coinvolto di questa guerra. Se infatti vogliamo tornare nella storia, non quella molto lontana assolutamente, anche se a me la storia piace molto, soltanto dal 2019 il Libano ha già iniziato a subire problemi economici dovuti all'inflazione, a problemi dovuti anche al valore della moneta, ha perso ovviamente, e poi ci sono stati molti eventi molto dispiacevoli. Allora è stata anche l'esplosione del porto di Beirut, e tutto questo ha portato tante conseguenze che la comunità libanese e soprattutto i giovani che hanno dovuto lasciare casa, scuola, lavoro, per cui abbiamo oggi una crisi molto importante e anche sanitario, a livello sanitario ovviamente. Abbiamo questa crisi molto importante, per cui questa gioventù che sono dell'età ovviamente tra i 25 e i 35, che per motivi di mancanza di lavoro, di possibilità, c'è la fuga dei cervelli, e questo noi lo sentiamo sempre anche qua in Sardegna, nonostante non ci sia questa difficoltà di guerra, però c'è questo problema sempre, la fuga dei cervelli. E dal Libano sono partiti tanti giovani verso i paesi arabi, in Europa e anche il Nord America.
E questo vuol dire che avremo veramente un problema anche per la ricostruzione del Libano e per dare la forza anche alla comunità del Libano. Anche se la storia racconta sempre che il popolo libanese è un popolo resiliente, è un popolo di grande supporto, si supportano anche tra di loro. Però oggi io qui, come hanno detto tutti i miei amici, infatti noi ci sentiamo sempre questo nostro ruolo come un ponte nei confronti del nostro paese, per cui anche io oggi infatti mi sento a dire: allora, e noi qui in Italia cosa possiamo fare? La Sardegna cosa potrebbe fare? Allora ciascuno di noi che cosa deve fare? Anch'io infatti ho pensato a tanti progetti che possiamo fare. Uno di quelli, un progetto, quello che è una cosa naturale, che noi di solito accompagniamo le persone che stanno a fianco a noi per imitarci, no? Per cui allora i progetti mentoring, l'insegnamento naturale che diamo a quelli che vi sono vicini a noi. Io ho pensato tanto di dare la possibilità a tanti giovani che potrebbero venire qui in Sardegna o anche ovviamente in Italia, a dare a loro la possibilità di imparare in maniera naturale, per cui progetti Erasmus che ci stanno in questo, dove potrebbero progetti di imprenditorialità e progetti sull'agricoltura, il turismo, l'energia rinnovabile. Tutti questi problemi dell'acqua che in Sardegna infatti ce li abbiamo sono simili ai nostri progetti che abbiamo in Libano o difficoltà in Libano. Ci sono tanti progetti del Mediterraneo che ce li abbiamo comuni tra la Sardegna e il Libano. Infatti la Camera di Commercio di Beirut è già in contatto con diverse associazioni in Sardegna, proprio particolarmente del sud del Sardegna, e io anche ho fatto già parte di diversi progetti europei e anche regionali della Sardegna con Libano, per cui ho accompagnato diverse delegazioni libanesi in Italia o in Sardegna particolarmente, e ho fatto anche il contrario, delegazioni sarde. E anche l'ultima, ma spero che non sarà l'ultima, di Olollai, e anche adesso ho saputo di un altro gemellaggio molto carino della comunità di Calasetta, che anche loro hanno un carino gemellaggio con Sidone. Per cui io, quando mi hanno raccontato di Calasetta, questo bellissimo gemellaggio con la comunità anche di Saida, allora mi ha fatto veramente piacere. E infatti anche io adesso per motivi di lavoro mi sposto in quella zona e allora è veramente molto accogliente. Per cui oggi il mio messaggio, Libano, è vero che abbiamo una posizione geografica molto importante, però è lo stesso è la Sardegna, anche la Sardegna ha una posizione geografica molto importante, no? È la porta verso l'Europa. E il legame, secondo me, di questi due, tra l'Oriente e l'Occidente, l'hanno già sempre fatto tra il Libano e la Sardegna. E il mio messaggio: continuiamo così. Per cui voglio ringraziarvi e grazie per il vostro contributo anche. È sempre bello riuscire a queste storie così belle nel creare i ponti, no? Che bello. Quando c'è la solidarietà proprio dei comuni che vogliono essere di aiuto verso altri comuni in paesi, quindi quelli che vengono chiamati paesi del terzo mondo. E quindi veramente, sono cose veramente molto belle. Grazie infinite, e sono sicuro che dove andrai ad abitare cercherai anche tu nel riuscire a rinforzare ancora di più questi legami. Grazie di cuore, ancora un applauso a dottoressa Ranà. Allora chiamo qua sul palco Tarid Mahmoud con Glenn Texon. Non c'è?
quindi più avanti, ok, Bebas, quindi siete? Perfetto, segretario, avanti tutti e due, presidente, ok, Tariq, ecco qua, che hai già avuto modo di poter salutare la comunità stamattina, quindi ecco, è Bangladesh, quindi ringraziamo ancora per questo secondo round. The second round now, ok? Quindi adesso insieme con lei, ok? Sì, che il consigliere comunale, che vedo qua, quindi che partecipa, parlerà della partecipazione del governo Milano. E quindi a volte consigliere comunale. 5 di Milano. Ah, municipio 5 di... Ok. Sì, sono Bangladesh perché uno è nel comune di... e sei milanese, quindi non poter tirare... nel senso, se uno è consigliere comunale, perché lo devi tirare nella giacca di Bangladesh, mentre c'è del Bangladesh qualcuno che vuoi parlare, non vuole capire. No, vorrei capire, spiegamelo. Cioè, ok, grazie, lascio a voi la parola. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay, I don't know what you're talking about, but I hope it's nothing bad. Anyways, thank you for inviting me again. Thank you, my dear Professor Lafrate, for making this happen, for making the connections. I'm sorry, I don't speak much Italian, so I'll stick with English. So, if I want to talk about Bangladeshi diaspora, I think I should say a few words about our history. So, Bangladesh is something what we used to call Bengal a long time ago. So, like for hundreds of years, we were part of an area that we call Bengal in South Asia. And when we talk about our diaspora, we need to talk about our what we call resilience, the ability to strive in face of all barriers and all problems. That is something I am proud of my country and my community and my diaspora. So Bengal was ruled by the Afghans, like what we call in the Mughal period. Then we were ruled by the British, and then we were part of Pakistan, and then in 1971 we became Bangladesh. But our diaspora, they were moving abroad. They were going all over the world for a long time. So long before we became Bangladesh, Bangladeshi expatriates, our diaspora, they moved to London. They moved to many countries. And after independence, they started to move to Italy. Now, when we think about diaspora, we think of someone who is new, it's a foreign land. Okay, perfect. When you speak, there's much Perfect. because... If you say to me, I translate to you. So, Perfect, okay. perfect. Okay. Just you say me and I translate. Okay, should I start? Real time, yeah. Okay, should I start? Okay, thank you. Just translate. When I talk about Quando ho parlato della nostra diaspora, we should think about our history. dobbiamo pensare alla nostra storia. So Quindi il Bangladesh known as Bengal era non insomma in Bengal for many years. per molti anni. We were ruled by the Afghans, Erano stati dominati dall'Afghanistan, the British, dagli inglesi, the Pakistanis, dai pakistani, and then we e poi became alla fine siamo diventati in Bangladesh 1971. nel 91. So one thing that is common all Quando è over arrivato history questa situazione is our resilience. era appunto una situazione di resilienza, That means we che can significa che strive bisogna provare in face of all odds. di trovare una situazione un po' più di ordine. Thank you. So long before independence, Prima our dell'indipendenza le people nostre were moving persone si sono spostate were moving to England, dall'Inghilterra e anche in altri territori, and after independence, e prima dell'indipendenza molte persone sono spostate anche in Italia. Okay. And what separates us from many other communities and many other people is that Quello che per noi è importante nelle nostre comunità è che, even though we have many problems, anche se ci sono stati molti problemi rispetto alla nostra situazione, i Bangladesh sono diventati paesi stranieri, with a wealth of ideas, con molte idee administrative skills, e anche capacità amministrative and artistic e anche capacità artistiche.
Quindi ieri ero in... mi sono spostato, sono andato in giro per la città di Cagliari con uno dei miei amici e siamo stati in un ristorante ed era un ristorante giapponese e il proprietario era uno del Bangladesh. Quindi hai visto che aveva 3 nazioni, giapponese, Bangladesh e l'Italia, tutte insieme. Quindi questa per me era la nostra bellezza dell'immigrazione che ho potuto vedere. Ho chiesto a questa persona, aveva 7 ristoranti qui in Sardegna, erano aperti e ne pensavo a prendere altri 2. Quindi ho chiesto a lui quanti anni avesse e lui mi ha detto che ne aveva 31. Parlava perfettamente inglese, bengalese e anche italiano, chiaramente. Quindi il potere della bellezza anche del Bangladesh era proprio questa parte di poter essere fuori in giro. The first generation of Bangladeshis, they are very hard working. They are working in many sectors. La cosa interessante è che le persone del Bangladesh lavorano su diversi settori, ma allo stesso momento loro guardano anche un futuro migliore per le generazioni future. And they do this by being an Italian and by being a Bangladeshi simultaneously. E deve essere anche importante mantenere i doppi ruoli, sia essere quello italiano ma anche quello di essere del Bangladesh. And they see a bright future for Italy E per un futuro migliore anche per l'Italia e anche per il Bangladesh. I migranti sono appunto questa capacità di mantenere queste diversità nella propria città, nel proprio territorio, nella propria nazione, ma possono provare anche nel proprio cuore i sentimenti da quella nativa. Se mi chiedete qualcosa sull'immigrazione del Bangladesh, è sicuramente una situazione di vantaggio per entrambi. E questo è perché io sono veramente contento e felice che questa conferenza è stata organizzata per parlare della migrazione. Grazie Gianni. Grazie. Ho perso una parte di questa conferenza questa mattina. Prima di tutto vi ringrazio per questo invito. Vivere in Sardegna, parlare di Milano non è massimo, perché in questo momento mi trovo in un posto più bello del mondo, quindi se possibile evitiamo tutto quello che c'è a Milano, se devo essere sincero signori. Mi chiamo Bebash Chandrakar, sono nato in Bangladesh, vivo a Milano da più di 27 anni. Se devo dire di Milano, per qualsiasi cosa, per qualsiasi ragione, mai cambierei mia città, che mi ha accolto, mi ha dato la fiducia, mi ha votato, mi ha fatto diventare un uomo. Adesso io sono servo dei miei cittadini milanesi, perché io non mi sento immigrato, io sono cittadino del mondo come tutte le persone del mondo, perché in questo momento se noi parliamo di remigrazione, se noi parliamo di togliere punti da permesso di soggiorno, se noi parliamo di criminalità, tutte queste sono le propagande, non sono la politica. Politica è un'altra cosa. Oggi sono qui, queste sono le iniziative che serve per portare avanti la storia di migrazione di varie parti d'Italia, la politica, la cultura, geopolitica, tante cose. Questa è la vera politica. Per fare politica non ha detto che uno deve diventare consigliere, assessore, deputato, senatore. Ogni persona può fare politica con il suo pensiero. Allora, se parliamo di Milano, se parliamo di amministrazione, Milano è una città sicura. Spesso sentiamo la criminalità, spesso sentiamo Milano, gli immigrati stanno andando verso una direzione non giusta. Quando apriamo la televisione, prima cosa vediamo un senegalese ha fatto uno stupro, ma dietro ci sono 20 senegalesi avvocati, non c'è nessuno. Abbiamo 20 capoverde medici, ma non c'è nessuno. Però se uno di un nigeriano dà un bacio una donna bianca è un crimine. In questo momento noi stiamo facendo una politica soltanto seminando
la critica, seminando l'odio. Questa è la politica di alcuni politici d'Italia. Io come politico mi vergogno. Questa non è politica. L'Italia non rappresenta questi politici. La politica è un'altra cosa. La politica deve parlare di anziani, la politica deve parlare di innovazione, la politica deve parlare di seconda e terza generazioni, la politica deve parlare continuamente, stiamo parlando di smettere la guerra, invece guerra va avanti lo stesso. Vera politica non fa parte di pace. Ci sono alcuni politici, mattina dice noi siamo con te, di sera vende le armi. Quello che sta succedendo tutti i giorni in Italia. Gli africani, asiatici, latini, arabi, non esiste essere umano. Esiste essere umano, perché noi classifichiamo, tu sei africano, puoi essere quanto bravo, però sei africano. Io ho un carissimo amico, se non mi sbaglio lui è senegalese, 2 settimane fa lui è un avvocato, se non mi sbaglio qualche parte di Sicilia, lui quando è entrato in tribunale, il giudice chiede, ma tu sei avvocato? Io, posto suo, gli avrei detto, ma tu come hai fatto a diventare giudice? Ma dovresti vergognare. Un giudice, se fa la domanda, tu ti sei laureato? Ma che mondo siamo? Una persona di pelle scura deve dimostrare come sono diventato avvocato, come sono diventato medico. A che livello siamo arrivati? Io vorrei raccontare la mia storia, tutto quello che ho vissuto negli ultimi 27 anni. L'Italia non è un paese razzisti. In Italia il razzismo non esiste. In Italia esiste poco formazioni. Noi sappiamo troppo poco di Senegal, noi sappiamo troppo poco di Nigeria, di Etiopia, di Somalia, di altri paesi d'Africa, Asia, altre parti. Proprio la cattiveria, l'odio, tutte queste cose nasce dove noi sappiamo troppo poco. Se riusciamo a creare un rapporto, allora possiamo togliere il vero razzismo. L'Italia è completamente diversa da Francia, completamente diversa da Inghilterra e da Germania. L'Italia esiste, è una situazione proprio di appartenenza, è una situazione di perdere mia identità. Se un ragazzo di colore come me, come un'altra persona, diventa un consigliere, un avvocato, una persona di pelle bianca si spaventa. Questo non è razzismo, questa è crisi di identità. Questa è proprio di crisi di identità. Italia, chi è bianco, chi è nero, non esiste. Il razzismo io non ci credo. Qua c'è invidia, c'è informazioni sbagliate. Noi tutti quanti, se noi lavoriamo, ognuno quello che sappiamo, quello che noi sappiamo fare, l'Italia può andare avanti 100 volte meglio di oggi. Io vi ringrazio tanto per questa iniziativa, io domani tutta la giornata vi seguirò. Allora, l'unica cosa che io potrei dire prima di finire, con noi c'è uno di nostro carissimo amico Michel Coffey, una persona di grande cultura, ha collaborato personalmente con più di 120 associazioni lombardi, una persona tutta la sua vita ha provato continuamente, sta cercando di creare una famiglia con tutti i milanesi. Quando noi andiamo in giro a lavorare, noi non parliamo di immigrati, noi non parliamo di italiani, noi parliamo di cittadini. Per noi interessa i cittadini milanesi, perché 3 frasi, io nei prossimi giorni, quando io andrò in giro a parlare, varie conferenze, altre parti, prima cosa, io non voglio sentire più straniero, perché straniero è la parola in inglese stranger, noi non siamo strani, we are not stranger. Se un giapponese viene in Italia è turista, tourist. Se io vengo tramite la barca o attraversando Trieste sono straniero. Se viene una modella bellissima senegalese, she's model. Se vengo io un uomo, tu sei straniero.
la parola straniero da togliere. Seconda cosa, nuovi italiani. Spesso sento a dire lui è nuovo italiano, lui è nuovo cittadino. Per ottenere la cittadinanza in Italia ci vuole 15, 20, anche 25 anni. Quindi basta avere la cittadinanza. Come fa a diventare una persona nuovo italiano? Non esiste nuovo italiano. Come il Comune di Milano ha deciso di fare un'iniziativa, si chiama Milanese dal primo giorno. Io sono milanese dal primo giorno. Quindi ogni parola fa un effetto. Quindi se noi piano piano cerchiamo di evitare alcune frasi, alcune parole, l'Italia diventerà sicuramente molto di più. In Italia c'è spazio per tutti, gli italiani sono persone più buone, più generose del mondo, perché ho girato tante parti del mondo, per qualsiasi regione io mai andrei via, se serve questa patria io potrei dare mia vita. Viva Italia, viva Africa, grazie. Grazie infinite e meno male che hai rifiutato di essere bengalese, no? Perché c'è qualcuno che voleva metterci... Cioè non va bene, queste cose non si fanno felici, capito? Ognuno, come ha detto, deve sentirsi, e come io, no? Sono italiano, mi devo sentire italiano, non è che devi forzarmi perché sono congolese, che devi sentirti congolese, parlare da congolese, no. Cioè nel senso, uno deve... Grazie infinite, perché poi ci sono alcuni elementi molto importanti e molto belli, no? Che sono stati sottolineati, che accolgo molto ben volentieri. L'espressione dello straniero. È vero. Ed è vero, sarebbe bello veramente che venisse declinato diversamente, ok, all'interno del linguaggio parlato. Perché, come state dicendo tutti, no? Facciamo parte tutti della stessa umanità. Tranne qualcuno che è più nobile, non c'è nessuno di noi qua che ha il sangue bianco, non lo so. Ce l'abbiamo tutti qui, ecco, facciamo parte della stessa natura umana, per cui è fondamentale e importante questa cosa. E poi l'altra cosa, è vero che in Italia non c'è razzismo, come hai detto bene, hai sottolineato, ed è così. In Italia magari dalla parte di alcuni c'è ignoranza, ok? Non perché sono stupidi, no, non ignoranza nel senso che non sono stupidi, non capiscono niente, no, nel senso che non hanno conoscenza dell'altra realtà. Questa è la vera declinazione dell'ignoranza, non come insultiamo gli altri. Ecco per cui da noi c'è un cantante che ha sempre detto che l'ignoranza è un danger che tout homme doit éviter. Cioè l'ignoranza è un pericolo che ogni uomo deve evitare. Ecco, detto questo, ecco, sì, c'è Mister Feliz che deve fare, si deve difendere. Sì, scusate questo imprevisto, perché serviva molto. Ho fatto per caso, ma appositamente, e ho raggiunto l'obiettivo. Vi ho fatto vedere il Bangladesh, un Bangladesh, ok, ad hoc, un Bangladesh che oggi non si conosce più come Bangladesh. Avete sentito tutto durante tutto il suo intervento? Cosa avete sentito del Bangladesh? Niente. È a questo che dobbiamo raggiungere tutti. Non si deve dire lui è beninese, lui è un cittadino. Punto. Grazie. Grazie Mister Felix. Adesso diamo la parola, stiamo andando alla fine, verso la fine, a meno che qualcuno alzi la mano per dire che gli ho tolto la parola, ma non è colpa mia. Ecco, diamo la parola a Glenn. Ecco che l'avevo chiamato prima, un applauso, così lo accogliamo. Ecco qua. Perfetto. A te, caro. Grazie, buonasera a tutti. Io mi chiamo Glenn Texon dalla comunità filippina. Sono dell'associazione Colors of Life. Grazie per l'invito per
questo giorno. Anche noi abbiamo l'evento per la domenica, la celebrazione dell'anniversario della nostra indipendenza filippina, che si atterrà in piazza Garibaldi alle 3 di pomeriggio. Io voglio riflettermi al nostro tema Mondo in Sardegna. Come sono un filippino in Sardegna, il mondo della Sardegna. Non sono preparato. Sì, siamo filippini, ok. Molti non conoscono come sono un filippino in Cagliari o in Sardegna. Molti si scambiano come sono cinesi perché mi dicono per gli occhi di mandorle è uguale con loro. Invece mi dicono sempre che no, non sono cinesi ma sono filippino. Mi scambiano anche giapponesi e coreani. Proprio il nostro colore è unica tra loro, no? Poi ovviamente noi mangiamo cibo filippino che proviene dalle cucine cinesi, perché molti dei nostri, come si chiama? Molte cucine copiate dai cinesi, americani e anche quello dei vicini. Noi filippini siamo molto conosciuti che siamo molto sorridenti, amichevole, ospitante come Italia, come Sardegna, che molti delle Filippine sono ospitati qua e cresciuti anche qua, che adesso noi siamo arrivati fino a 5.000 che vivono qua in Sardegna. Poi le Filippine, per chi non conosce ancora, abbiamo 7.167 isole in preciso. Mi dicono che il paese è il terzo mondo, ma io non credo questo. Filippine è un grande archipelago, un grande paese dove ci sono, come Sardegna, ci sono belle mare, spiagge, la città è molto bella e molto grande, anche le persone sono calde, molto amichevole. Poi nel contesto di Mondo di Sardegna, IDEXPO 2026, le Filippine rappresentano un ponte tra Asia e Europa. La comunità filippina porta valore di dialogo, cooperazione, rispetto e solidarietà. Attraverso la nostra musica, danza, cucina e testimoni personali, i filippini mostrano la loro identità e la loro volontà di costruire nuove cittadinanze insieme ad altre culture. Le Filippine non sono solo un paese geografico, ma anche una comunità globale che unisce persone, storie e tradizioni. La presenza filippina in Sardegna è un esempio di come le diaspore possono creare ponti tra continenti e contribuire a una società più aperta e multiculturale. Adesso volevo condividere di voi il progetto che ci ha regalato dall'OIOM tramite il suo iniziativa che si chiama Amico Climate Award.
tramite aiuto di coordinamento o CODISARD abbiamo completato questo progetto tra formazioni, tante formazioni che ci ha portato di questo gruppo CODISARD. No? Abbiamo portato, il progetto si chiama Urban Gardening o Orti Urbani, resiliente per la sicurezza alimentare. Siccome nelle Filippine c'è molta fame, quindi in Gapan, siccome questo progetto è nato perché nella mia provincia in Gapan è stato costruito una diga dove la produzione del verdure nel posto è morto. Nessuno più piantare, l'agricoltura è proprio morto, quindi abbiamo perso l'agricoltura, insomma. Quindi c'è mancanza, non c'è molto cibo da sostenere le persone nel posto. Quindi ci siamo arrivati in questo progetto grazie all'IOM e ci ha sostenuto per questo progetto. Il progetto si chiama Orti Urbani, resiliente per sicurezza alimentare. Per farti vedere le foto, giù puoi scendere per favore. In questo progetto abbiamo raccolto 50 partecipanti, sono tutti giovani da 15 fino a 30 anni, okay, dove il progetto l'ha fatto in Gapan, Nuova Ecija. Sì, è questa. Abbiamo fatto 5 piloti di giardini. Il progetto dura 9 mesi, iniziato da ottobre 25 fine giugno, fine aprile. Io sono tornato nelle Filippine per monitorare come si chiama? Come sta andando il progetto. Ho visto anche i partecipanti e abbiamo fatto la raccolta, tutto quanto che lo vede nelle foto. Poi in questo progetto abbiamo usato il metodologia di compostaggio usando i vermi, dove questa metodologia vogliamo portare anche qua in Sardegna, perché molti filippini sono orientati a piantare o fare orto nella loro casa, dietro casa di loro, o in un posto o in un spazio libero della loro casa. Questo è i vermi e il compostaggio che l'hanno fatto lì, che abbiamo visto e documentato tramite le foto. L'output di questo progetto abbiamo diminuito il fame che avevano in questo posto tramite orti urbani. Poi adesso, fine ora, loro, i giovani, l'hanno imparato la metodologia, come si fa il compost tramite i vermi, e sono ispirati di fare altri giardini nei loro posti. Sono molto felice e orgoglioso che ho trovato il coordinamento di Sardegna per aiutarci di arrivare con questo progetto. Grazie, solo questo. Buona serata. Grazie infinite per questi bellissimi progetti, e quanto si dice che noi che siamo qua, diaspore, siamo, ecco,
abbiamo una responsabilità. E questa è la responsabilità, quello di poter produrre e dare opportunità agli altri che sono rimasti nei nostri contesti, nei nostri paesi, con le iniziative. Anche quando ci impegniamo così, perché la diaspora questo fa, cercando di poter lavorare insieme per rispondere per poco che può ai bisogni di quelli che sono veramente nella necessità. E questo progetto che avete visto veramente è un esempio lampante di quello che siamo. Adesso do la parola, se è collegato in linea, se è ancora lì, alla dottoressa, l'avvocato Simona Pozzu. Non c'è? Ok, quindi in linea non c'è più nessuno e quindi già che dobbiamo concludere e volevo concludere dicendo soltanto una cosa molto, molto semplice, no? Ed è questo. L'isola e la Sardegna non è un'isola isolata. La Sardegna la vediamo e la vedo sempre come quella barca che è al centro del mare. È una barca al centro del mare dove le diaspore non sono ospiti, dove le diaspore non sono passeggeri, ma dove le diaspore sono e devono diventare sempre di più componenti della squadra. Quindi componenti della squadra di navigazione. Con questo auguro a tutti veramente un buon proseguimento di serata. Grazie infinite.